Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, Cristo venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione, entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, dopo averci ottenuto una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca sparsi su quelli che sono contaminati li santificano, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale con uno spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente? Per questo Egli è mediatore di una nuova alleanza, perché essendo ormai intervenuta la sua morte in redenzione delle colpe commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che è stata promessa. Dove infatti c'è un testamento, è necessario che sia accertata la morte del testatore, perché un testamento ha valore solo dopo la morte e rimane senza effetto finché il testatore vive. Per questo neanche la prima alleanza fu inaugurata senza sangue. Infatti, dopo che Mosè ebbe proclamato a tutto il popolo ogni comandamento secondo la legge, preso il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e isopo, ne asperse il libro stesso e tutto il popolo dicendo: questo è il sangue dell'alleanza che Dio ha stabilito per voi. Alla stessa maniera asperse con il sangue anche la tenda e tutti gli arredi di culto. Secondo la legge, infatti, quasi tutte le cose vengono purificate con il sangue e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Era dunque necessario che le figure delle realtà celesti fossero purificate con tali mezzi. Le stesse realtà celesti però dovevano esserlo con sacrifici superiori a questi. Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, allo scopo di presentarsi ora al cospetto di Dio in nostro favore, e non per offrire se stesso più volte come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui. In questo caso, infatti, avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo, e invece una volta sola, ora nella pienezza dei tempi, è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come è stabilito perché gli uomini muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una volta per tutte allo scopo di togliere i peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione col peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Era come agnello condotto al macello, maltrattato, non aprì bocca, fu percosso a morte. Ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra gli empi.
Dalle catechesi di San Giovanni Crisostomo, Vescovo. Voi conoscete la forza del sangue di Cristo? Richiamiamone la figura, scorrendo le pagine dell'Antico Testamento. Immolate, dice Mosè, un agnello di 1 anno e col suo sangue segnate le porte. Cosa dici, Mosè? Quando mai il sangue di un agnello ha salvato l'uomo ragionevole? Certamente sembra rispondere, non perché è sangue, ma perché è immagine del sangue del Signore. Molto più di ora il nemico passerà senza nuocere, se vedrà sui battenti non il sangue dell'antico simbolo, ma quello della nuova realtà, vivo e splendente sulle labbra dei fedeli, sulla porta del Tempio di Cristo. Se vuoi comprendere ancora più profondamente la forza di questo sangue, considera da dove cominciò a scorrere e da quale sorgente scaturì. Fu versato sulla croce e sgorgò dal costato del Signore. A Gesù morto e ancora appeso alla croce, racconta il Vangelo, s'avvicinò un soldato che gli aprì con un colpo di lancia il costato. Ne uscì acqua e sangue. L'una simbolo del battesimo, l'altro dell'Eucaristia. Il soldato aprì il costato, dischiuse il tempio sacro, dove ho scoperto un tesoro e dove ho la gioia di trovare splendide ricchezze. La stessa cosa accadde per l'agnello. I giudei sgozzarono la vittima e io godo la salvezza, frutto di quel sacrificio. E uscì dal fianco sangue ed acqua. Carissimo, non passare troppo facilmente sopra questo mistero. Ho ancora un altro significato mistico da spiegarti. Ho detto che quell'acqua e quel sangue sono simbolo del battesimo e dell'Eucaristia. Ora la Chiesa è nata da questi 2 sacramenti, da questo bagno di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo per mezzo del battesimo e dell'Eucaristia. E i simboli del battesimo e dell'Eucaristia sono usciti dal costato. Quindi è dal suo costato che Cristo ha formato la Chiesa, come dal costato di Adamo fu formata Eva. Per questo Paolo, parlando del primo uomo, usa l'espressione ossa dalle mie ossa, carne dalla mia carne, per indicarci il costato del Signore. Similmente, come Dio formò la donna dal fianco di Adamo, così Cristo ci ha donato l'acqua e il sangue dal suo costato per formare la Chiesa. E come il fianco di Adamo fu toccato da Dio durante il sonno, così Cristo ci ha dato il sangue e l'acqua durante il sonno della sua morte. Vedete in che modo Cristo unì a sé la sua sposa, vedete con quale cibo la nutre. Per il suo sangue nasciamo, con il suo sangue alimentiamo la nostra vita, come la donna nutre il figlio col proprio latte, così il Cristo nutre costantemente col suo sangue coloro che ha rigenerato.
non a prezzo di cose corruttibili come argento e oro foste liberati, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza macchia. Il sangue di Gesù, Figlio di Dio, ci purifica da ogni peccato. Dio non ha risparmiato il suo unico figlio, lo ha dato alla morte per salvare tutti noi. Pietà di me, oh Dio, per la tua misericordia. Nel tuo grande amore cancella il mio peccato. Lavami da ogni colpa e dal mio peccato mondami. La mia colpa conosco, dinanzi al mio peccato. Contro te solo ho peccato, ciò che male io l'ho fatto. È giusta la tua parola e retto il tuo giudizio. Nella colpa son generato, nel peccato concepito, ma sincero, sapienza tu mi insegni. Purificami con isopo e sarò da te mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire la gioia e dammi la letizia. Esulteranno le ossa che tu mi hai spezzato. Dai miei peccati distogliti e cancella le mie colpe. Crea in me un cuore puro, rinnova in me lo spirito. Non mi respingere, oh Dio, e non togliermi il tuo spirito. Prendimi tutta la gioia, sospendi nella vita. Apri le mie labbra, Signore, proclamino l'amore
gradisci. Contrito a Dio e sacrificio, un cuore affranto, oh Dio non disprezzi, nel tuo grande amore fa grazia a Dio ed innalza le mura di Gerusalemme. Accoglierà il sacrificio, preghiera ed olocausto. Allora sopra il altare le offerte Gesù Cristo ci ha amato e ci ha lavato da ogni colpa nel suo sangue. Signore, ho ascoltato il tuo annunzio. Signore, ho avuto timore della tua opera. Che posso deviarmi in festa, ma non conoscere il corso degli anni. Nello spirito ricordati della penitenza. Dio viene da te, il santo della notte parola. La sua maestà ricopre i cieli, e le sue lodi piene la terra.
Ecco, il mio servo avrà successo, sarà innalzato, onorato, esaltato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo. Il suo aspetto è diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte genti. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Christus pactus est pro nobis, obediens usque ad mortem autem crucis. Sopra la sua testa era scritto l'accusa: Gesù Nazareno, re dei Giudei. Divino Maestro, che ti sei fatto per noi obbediente fino alla morte e alla morte di croce,
Gesù, vita nostra, che morendo sulla croce hai vinto la morte e l'inferno, Re glorioso, inchiodato su un patibolo infame e calpestato come un verme, salvezza nostra, che hai sacrificato la vita per amore dei fratelli, Redentore nostro, che hai steso le braccia sulla croce per stringere a te tutto il genere umano in un vincolo indistruttibile di amore, Guarda con amore, Padre, questa tua famiglia, per la quale il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle mani dei nemici e a subire il supplizio della croce. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci doni la sua salvezza. Rendiamo grazie a Dio.
Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici miei, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno venerdì santo, 7 aprile, Sant'Ermanno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. Ricordati, o Padre, della tua misericordia e santifica con eterna protezione i tuoi fedeli, per i quali Cristo, tuo Figlio, ha istituito nel suo sangue il mistero pasquale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Ora, con voi, leggeremo e rifletteremo su un piccolo passo della passione di Gesù, mentre l'intera lettura della passione di Gesù la possiamo ascoltare, a parte. E ora ci prepariamo ad ascoltare questo passo così importante della passione di Gesù. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione, perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritto in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: non scrivere il re dei Giudei, ma costui ha detto: io sono il re dei Giudei. Rispose Pilato: quel che ho scritto, ho scritto. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero 4 parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta ad un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si compiva la scrittura che dice: si sono divisi tra loro le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: ho sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta d'aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: è compiuto. E chinato il capo, consegnò lo spirito. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù muore su una croce nudo, senza nemmeno uno straccio addosso, inchiodato su un asse di legno, dopo essere stato percosso e insultato dai soldati. Non è solo una questione di sofferenza, di dolore fisico, non è solo morte, ma questa è la dimostrazione che per tanto buono e bravo che possa essere un uomo, alla fine tutto finisce nel nulla. Attraverso un cammino più o meno lungo di sofferenza, anche la vita più nobile di tutte alla fine subisce l'oltraggio della morte, del disfacimento del corpo. La prova inconfutabile che la vita non vale un bel niente. Chi prende in giro Gesù, chi lo disprezza, in realtà non disprezza solo lui, ma disprezza la vita, ogni vita. Verrebbe allora la voglia di guardare già al giorno di Pasqua, alla risurrezione, per dire: vedi, in realtà è la vita che vince, perché Gesù è risuscitato.
ma in realtà Gesù è vincitore già dalla croce, perché la croce non è la disfatta della sua missione, ma ne è il compimento. È sulla croce che Gesù ha vinto l'ultima battaglia contro il male, perché anche in quel momento non è venuto meno al suo amore. E io credo che quelle ultime parole dette da Gesù sulla croce non siano una storiella scritta dall'Evangelista, ma sono le parole che veramente lui ha detto e che esprimono quello che lui aveva nel cuore, nel momento della sua massima sofferenza. E non erano parole di odio, ma di amore. Amore per sua madre e amore per il suo discepolo. Ecco tua madre ed ecco tuo figlio. Ora, voi che siete miei discepoli, continuate ad amarvi. Continuate ad essere una famiglia, così come avete fatto fino a questo momento. E chinato il capo consegnò lo spirito. Lo consegnò, perché lo spirito non è mai morto. Lo spirito non può morire, può solo comunicarsi, può trasmettersi da persona a persona ed è la fonte della nostra comunione di vita con il Padre e della comunione tra di noi. Guardiamo dunque alla croce di Gesù, guardiamo alla nostra croce e non fuggiamo, perché anche sulla croce può vincere la vita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Do il benvenuto a chi ci segue da poco e clicca per iscriverti subito e unirti alla comunità per restare sempre aggiornato e favorire la diffusione del Vangelo. Ti auguro di cuore una buona giornata e un carissimo saluto. Ciao ciao e abbi cura di te. L'ascolto della passione del Signore serve non solo a considerare quanto Dio ci ama se nel suo Figlio si offre per noi sulla croce, ma anche a risvegliare e a rinforzare sentimenti di fede autentica per rimanere sempre con Gesù nei momenti belli e meno belli della vita. Ascoltando invochiamo dallo Spirito Santo il dono della fortezza e della coerenza per essere liberati dalla tentazione di Giuda, il traditore. Preghiere sulla via del Calvario. Cristo non ha finito di morire. Negli uomini che ogni giorno attorno a noi soffrono e muoiono, Egli ancora continua ad offrirsi al Padre per la salvezza del mondo. La via del Calvario è anche la via della vita. Un vero cristiano non potrebbe dimenticarlo. Prima stazione. Gesù condannato a morte. Pilato disse: «Non trovo nessuna colpa in quest'uomo». Nonostante questo, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. È la prova della rapidità della giustizia umana
e della sua parzialità quando interessa condannare Dio. Signore Gesù, liberaci dalle nostre ingiustizie. Non permettere che la poca coerenza del nostro cristianesimo sia occasione del fatto che gli altri condannino te o la tua Chiesa. Seconda stazione. Gesù prende la croce fino al Calvario. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Colui la cui parola è irresistibile si lascia ora condurre serenamente alla morte, per riparare con la sua obbedienza le nostre disobbedienze. Signore Gesù, guidami sulla via dei tuoi comandamenti, anche se a volte questo cammino è duro e sembra terminare sul Calvario. Terza stazione. Gesù cade sotto il peso della croce. Egli si è caricato le nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. La croce pesava. Erano tutte le nostre croci sulle spalle di Gesù. E Gesù è caduto sotto il suo peso. Signore Gesù, fa che la tua caduta non ci scandalizzi. Facci credere che il tuo giogo è veramente dolce e il tuo carico realmente leggero. Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Che cosa renderò uguale a te per consolarti, Vergine figlia di Sion? Grande come il mare, la tua rovina. Il compito di madre non finisce mai. Doveva stare lì, nelle viuzze di Gerusalemme, accompagnando, collaborando, offrendosi. Signore Gesù, fa che non ci separiamo mai da tua madre e da te. Quinta stazione. Il Cireneo aiuta Gesù. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, che veniva dalla campagna. Gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Quella croce non era un ornamento e l'hanno imposta con la forza. Per questo è più difficile per Simone accettarla come dono dalle mani di Dio e per il suo sommo bene. Signore Gesù, faccia amare la croce non solo quando è lontana, ma proprio quando tocca a noi. Sesta stazione. Una donna asciuga il volto di Gesù. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene compiacere. Disprezzato e reietto dagli uomini. Un piccolo gesto di bontà in mezzo a tanto odio. Un gesto coraggioso di carità in mezzo a tanta codardia.
Signore Gesù, convinci il nostro cuore della verità della tua parola. Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta. Abbiamo un sommo sacerdote che sa compatire le nostre infermità, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, come noi, escluso il peccato. L'Onnipotente ha esaurito le sue forze per donarle a noi, perché possiamo dire come San Paolo: tutto posso in colui che mi dà la forza. Signore Gesù, convinti della nostra vulnerabilità, ci gloriamo della nostra debolezza. Ottava stazione. Gesù parla alle donne di Gerusalemme. Lo seguiva una gran folla di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Gesù, voltandosi verso le donne, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli, perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco?» Erano il simbolo di Israele, albero infruttuoso, popolo dal cuore ipocrita e arido. Signore Gesù, per le sofferenze della tua passione, convertici a te, donaci un cuore nuovo. Nona stazione. Gesù cade per la terza volta. Se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. Anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Le orme sul suo cammino, con la croce, lasciano il segno sulla terra, come le nostre colpe lasciano il segno della nostra vita di cristiani. Il giusto cade 7 volte. Signore Gesù, trasforma le nostre cadute in fonte di umiltà, non in motivo di scoraggiamento. Decima stazione. Gesù è spogliato delle vesti. I soldati si spartirono le sue vesti tirandole a sorte. La tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Undicesima stazione. Gesù è affisso alla croce. Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i 2 malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Alla vista di tutti, come esempio pubblico, perché ha detto che era re. Lo era. E lo è. E continua a farci doni regali dal suo trono. Il perdono, sua madre, il suo cuore. Signore Gesù,
Se non esiste una più grande prova d'amore che dare la vita per chi si ama, non lasciarci cadere nella tentazione di dubitare del tuo amore. 12ª stazione. Gesù muore sulla croce. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E chinato il capo, spirò. Missione compiuta. Dio ha tanto amato il mondo, cioè noi, da consegnare il suo figlio alla morte. Il cuore di Gesù, straziato dai nostri peccati, ha appena impartito la migliore lezione ai discepoli, che, insieme a Maria, vogliono prendere il Vangelo sul serio. Signore Gesù, Agnello di Dio che con la tua morte togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio.
preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare,
Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra d'ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più, e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. L'ascolto della passione del Signore serve non solo a considerare quanto Dio ci ama se nel suo Figlio si offre per noi sulla croce, ma anche a risvegliare e a rinforzare sentimenti di fede autentica per rimanere sempre con Gesù nei momenti belli e meno belli della vita. Ascoltando invochiamo dallo Spirito Santo il dono della fortezza e della coerenza per essere liberati dalla tentazione di Giuda, il traditore. Preghiere sulla via del Calvario. Cristo non ha finito di morire. Negli uomini che ogni giorno attorno a noi soffrono e muoiono, Egli ancora continua ad offrirsi al Padre per la salvezza del mondo. La via del Calvario è anche la via della vita. Un vero cristiano non potrebbe dimenticarlo. Prima stazione. Gesù condannato a morte. Pilato disse: «Non trovo nessuna colpa in quest'uomo». Nonostante questo, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. È la prova della rapidità della giustizia umana e della sua parzialità quando interessa condannare Dio. Signore Gesù, liberaci dalle nostre ingiustizie. Non permettere che la poca coerenza del nostro cristianesimo sia occasione del fatto che gli altri condannino te o la tua Chiesa. Seconda stazione. Gesù prende la croce fino al Calvario. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Colui la cui parola è irresistibile si lascia ora condurre serenamente alla morte, per riparare con la sua obbedienza le nostre disobbedienze. Signore Gesù, guidami sulla via dei Tuoi comandamenti, anche se a volte questo cammino è duro e sembra terminare sul Calvario. Terza stazione. Gesù cade sotto il peso della croce. Egli si è caricato le nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. La croce pesava. Erano tutte le nostre croci sulle spalle di Gesù. E Gesù è caduto sotto il suo peso. Signore Gesù, fa che la tua caduta non ci scandalizzi. Facci credere che il tuo giogo è veramente dolce e il tuo carico realmente leggero.
Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Che cosa renderò uguale a te per consolarti, Vergine figlia di Sion? Grande come il mare, la tua rovina. Il compito di madre non finisce mai. Doveva stare lì, nelle viuzze di Gerusalemme, accompagnando, collaborando, offrendosi. Signore Gesù, fa che non ci separiamo mai da tua madre e da te. Quinta stazione. Il Cireneo aiuta Gesù. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, che veniva dalla campagna. Gli misero addosso la croce da portare dietro a Gesù. Quella croce non era un ornamento e l'hanno imposta con la forza. Per questo è più difficile per Simone accettarla come dono dalle mani di Dio e per il suo sommo bene. Signore Gesù, faccia amare la croce non solo quando è lontana, ma proprio quando tocca a noi. Sesta stazione. Una donna asciuga il volto di Gesù. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene compiacere. Disprezzato e reietto dagli uomini. Un piccolo gesto di bontà in mezzo a tanto odio. Un gesto coraggioso di carità in mezzo a tanta codardia. Signore Gesù, convinci il nostro cuore della verità della tua parola. Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta. Abbiamo un sommo sacerdote che sa compatire le nostre infermità, essendo stato lui stesso provato in ogni cosa, come noi, escluso il peccato. L'Onnipotente ha esaurito le sue forze per donarle a noi, perché possiamo dire come San Paolo: tutto posso in colui che mi dà la forza. Signore Gesù, convinti della nostra vulnerabilità, ci gloriamo della nostra debolezza. Ottava stazione. Gesù parla alle donne di Gerusalemme. Lo seguiva una gran folla di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Gesù, voltandosi verso le donne, disse: Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli, perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco? Erano il simbolo di Israele, albero infruttuoso, popolo dal cuore ipocrita e arido. Signore Gesù, per le sofferenze della tua passione, convertici a te, donaci un cuore nuovo.
Nona stazione. Gesù cade per la terza volta. Se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. Anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Le orme sul suo cammino, con la croce, lasciano il segno sulla terra, come le nostre colpe lasciano il segno della nostra vita di cristiani. Il giusto cade 7 volte. Signore Gesù, trasforma le nostre cadute in fonte di umiltà, non in motivo di scoraggiamento. Decima stazione. Gesù è spogliato delle vesti. I soldati si spartirono le sue vesti tirandole a sorte. La tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Undicesima stazione. Gesù è affisso alla croce. Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e i 2 malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Alla vista di tutti, come esempio pubblico, perché ha detto che era re. Lo era. E lo è. E continua a farci doni regali dal suo trono. Il perdono, sua madre, il suo cuore. Signore Gesù, se non esiste una più grande prova d'amore che dare la vita per chi si ama, non lasciarci cadere nella tentazione di dubitare del tuo amore. 12ª stazione. Gesù muore sulla croce. Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E chinato il capo, spirò. Missione compiuta. Dio ha tanto amato il mondo, cioè noi, da consegnare il suo figlio alla morte. Il cuore di Gesù, straziato dai nostri peccati, ha appena impartito la migliore lezione ai discepoli, che, insieme a Maria, vogliono prendere il Vangelo sul serio. Signore Gesù, Agnello di Dio che con la tua morte togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, la prima lettura di oggi riporta il 4° canto del servo del Signore. È il canto più ampio dei 4 e quello che parla in maniera chiara delle sofferenze di Gesù. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di Lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Gesù ha sofferto per le nostre iniquità. Siamo stati noi, con i nostri peccati, a battere su quei chiodi,
a metterlo in croce, a farlo morire. Tante volte, se non sempre, sottovalutiamo la gravità dei peccati, pensando che siano cose di poco conto. Per comprendere bene la gravità dei nostri peccati dobbiamo meditare sulla passione di Gesù, sulle sue sofferenze. È vero, Gesù ci poteva salvare anche con una piccola sofferenza. San Tommaso d'Aquino diceva che una piccola goccia del suo sangue poteva redimere infiniti mondi. Se invece ha voluto soffrire così tanto, come abbiamo meditato, lo ha fatto per farci comprendere la gravità del peccato e soprattutto il suo infinito amore. Nel Vangelo abbiamo invece ascoltato il racconto della passione secondo l'Evangelista Giovanni. Vorrei soffermarmi su 2 punti, sulle parole di Gesù in croce, «Donna, ecco tuo figlio», e sulla trafittura del costato. Iniziamo dalle parole di Gesù. Commentava San Giovanni Paolo II che queste furono come le parole di una seconda annunciazione. Nella prima, quella di Nazareth, fu annunciata la maternità divina. Maria di Nazareth diveniva la Madre di Dio. Nella seconda, quella del Calvario, Gesù proclama solennemente la maternità spirituale della Madonna. Ella è Madre nostra. Giovanni rappresentava ciascuno di noi. Il brano del Vangelo riporta che da quel momento Giovanni prese Maria nella sua casa. Non si tratta di un problema di alloggio, ma di qualcosa di molto più grande. Giovanni prese Maria nella sua vita come un bene preziosissimo. Questo significa la frase che abbiamo ascoltato. Non contento di aver donato la sua vita morendo in croce per noi, non contento di averci donato l'Eucaristia, sembrandogli ancora poco, Gesù ci ha donato ciò che aveva di più caro, la Madre sua. Anche noi, come Giovanni, dobbiamo prendere Maria Santissima nella nostra vita. La prenderemo con noi con la preghiera, invitandola con grande semplicità ad entrare nella nostra vita, a prendere la direzione della nostra esistenza, ad essere la Signora della nostra casa. Il secondo punto riguarda la trafittura del costato di Gesù. Non fu una sofferenza, Gesù era già morto, ma aveva un grandissimo significato. Il primo significato l'abbiamo già visto pochi giorni fa. Come Gesù stesso disse a Santa Caterina da Siena, quella trafittura significava che le sue sofferenze, per quanto grandi potevano essere, erano insufficienti a dimostrare il suo infinito amore per noi. Vi è un altro significato. Come durante il sonno di Adamo Dio trasse dal suo costato Eva, così durante il sonno della morte di Gesù Dio trasse dal suo costato trafitto la Chiesa, sua sposa. Il sangue e l'acqua che uscirono dal costato di Cristo sono simbolo dei sacramenti della Chiesa stessa, ed è questa la bellissima interpretazione che ne dà un grande padre della Chiesa, San Giovanni Crisostomo. Ecco le sue parole. E uscì dal fianco sangue ed acqua. Carissimo, non passare troppo facilmente sopra questo mistero. Ho ancora un altro significato mistico da spiegarti. Ho detto che quell'acqua e quel sangue sono simbolo del battesimo dell'Eucaristia. Ora la Chiesa è nata da questi 2 sacramenti, da questo bagno di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo per mezzo del battesimo e dell'Eucaristia. E i simboli del battesimo e dell'Eucaristia sono usciti dal costato. Quindi è dal suo costato che Cristo ha formato la Chiesa, come dal costato di Adamo fu formata Eva.
Per questo Paolo, parlando del primo uomo, usa l'espressione osso delle mie ossa, carne della mia carne, per indicarci il costato del Signore. Similmente, come Dio formò la donna dal fianco di Adamo, così Cristo ci ha donato l'acqua e il sangue dal suo costato per formare la Chiesa. E come il fianco di Adamo fu toccato da Dio durante il sonno, così Cristo ci ha dato il sangue e l'acqua durante il sonno della sua morte. Vedete in che modo Cristo unì a sé la sua sposa, vedete con quale cibo ci nutre. Per il suo sangue nasciamo, con il suo sangue alimentiamo la nostra vita. Come la donna nutre il figlio col proprio latte, così il Cristo nutre costantemente col suo sangue coloro che ha rigenerato. E così, cari fratelli e sorelle, siamo giunti al termine di questa meditazione e come al solito vi do la benedizione. Per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe, vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Trasmettiamo il Santo Rosario e preghiamo con i fedeli che sono qui presenti, ma siamo in comunione anche con tutti coloro che ci seguono e che vivono con noi questo momento di preghiera attraverso TV 2000. Intenzione di preghiera, tutti quanti ne portiamo nel cuore, li affidiamo a Maria, ma presentiamo alla Madonna anche tutte le intenzioni di preghiera di coloro che sono in comunione con noi, mentre invochiamo Maria sotto il bellissimo titolo di Maria che scioglie i nodi. E questa sera meditiamo i misteri del dolore del Santo Rosario. Primo mistero del dolore, Gesù prega nel Getsemani. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua preghiera nel Getsemani. Donaci, per intercessione di Maria, l'abbandono fiducioso nelle mani del Padre. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero del dolore, Gesù è flagellato. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua flagellazione. Donaci, per intercessione di Maria, di sentire nostre le sofferenze dei fratelli. Maria che scioglie i nodi, Prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero del dolore. Gesù è coronato di spine. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua coronazione di spine. Donaci, per intercessione di Maria, il rispetto per la dignità di ogni uomo. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero del dolore. Gesù porta la croce. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo cammino verso il Calvario.
Donaci, per intercessione di Maria, di accettare ogni giorno la nostra croce. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua crocifissione e morte. Donaci, per intercessione di Maria, di condividere la tua passione e di partecipare al tuo regno. Maria che scioglie i nodi, Prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per il nostro Papa Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, l'orata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o Dio, dolce Vergine Maria. Preghiera a Maria che scioglie i nodi. Vergine Maria, Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore. Volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo
Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta, preservami, guidami, proteggimi, sii il mio rifugio. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato.
fratelli e sorelle, il Signore vi dia la pace. Celebriamo l'ufficio delle letture e le lodi del Venerdì Santo. La meditazione della passione e morte del Signore Gesù, sacrificio per la remissione dei peccati dell'umanità, dia senso e compimento al grido di chi nel mondo sta soffrendo nel corpo e nello spirito. Per il canto dell'inno, la recita e il canto dei salmi ci dividiamo tra novizi e il resto dell'assemblea. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Postiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Venite, adoriamo Cristo, il Figlio di Dio, con il suo sangue ci ha redenti. Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dei. La sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto. Le sue mani hanno plasmato la terra. Venite, adoriamo Cristo, il Figlio di Dio, con il suo sangue ci ha redenti. Venite, prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce. Venite, adoriamo Cristo, il Figlio di Dio, con il suo sangue ci ha redenti. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore, come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Venite, adoriamo Cristo, il Figlio di Dio, con il suo sangue ci ha redenti. E 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo da cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Venite, adoriamo Cristo, il Figlio di Dio, con il suo sangue ci ha redenti. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Inno a pagina 42. Insorgono i re della terra, i potenti congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia. Se ne vede pianta i cieli
dividono le mie vesti, la mia tunica tirano a azote. Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, grido di notte e non trovo riposo. A te gridarono e furono salvati, sperando in te non rimasero delusi. Instremiscono quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si è affidato al Signore, Lui lo scampi, lo liberi se il suo amico. Da me non stare lontano, poiché l'angoscia è vicina e nessuno mi aiuta. Come acqua sono versato, sono slogate tutte le mie ossa, il mio cuore è come cera, si fonde in mezzo alle mie viscere. Un bando di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi. Hanno forato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, corri in mio aiuto. Scampami dalla spada, dalle unghie del cane la mia vita. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Si dividono le mie vesti, la mia tunica tirano a sorte. Mi aggrediscono con furore quelli che mi cercavano a morte. E in tuo sdegno non c'è in me nulla di sano, nulla è intatto nelle mie ossa e i miei peccati. Le mie iniquità hanno superato il mio
te ne lasci chi attenta alla mia vita, tra insidie chi cerca la mia rovina, e tutto il giorno medita inganni. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, Cristo, venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano di uomo, cioè non appartenente a questa creazione, entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, dopo averci ottenuto una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca sparsi su quelli che sono contaminati li santificano purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale con uno spirito eterno offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Per questo egli è mediatore di una nuova alleanza, perché essendo ormai intervenuta la sua morte in redenzione delle colpe commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che è stata promessa. Dove infatti c'è un testamento, è necessario che sia accertata la morte del testatore, perché un testamento ha valore solo dopo la morte e rimane senza effetto finché il testatore vive. Per questo neanche la prima alleanza fu inaugurata senza sangue. Infatti, dopo che Mosè ebbe proclamato a tutto il popolo ogni comandamento secondo la legge, preso il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e issopo, ne asperse il libro stesso e tutto il popolo, dicendo: questo è il sangue dell'alleanza che Dio ha stabilito per voi. Alla stessa maniera asperse con il sangue anche la tenda e tutti gli arredi del culto. Secondo la legge, infatti, quasi tutte le cose vengono purificate con il sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Era dunque necessario che le figure delle realtà celesti fossero purificate con tali mezzi. Le stesse realtà celesti, però, dovevano esserlo con sacrifici superiori a questi. Cristo, infatti, non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, allo scopo di presentarsi ora al cospetto di Dio in nostro favore, e non per offrire se stesso più volte,
come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui. In questo caso, infatti, avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. E invece, una volta sola, ora, nella pienezza dei tempi, è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come è stabilito che gli uomini muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una volta per tutte allo scopo di togliere i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza alcuna relazione col peccato a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Era come agnello condotto a macello, ma trattato, non ne aprì bocca, fu percorso a morte, per dare la salvezza al suo popolo. Ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra gli empi. Per dare la salvezza al suo popolo. Dalle catechesi di San Giovanni Crisostomo, Vescovo. Vuoi conoscere la forza del sangue di Cristo? Richiamiamone la figura, scorrendo le pagine dell'Antico Testamento. Immolate, dice Mosè, un agnello di 1 anno e col suo sangue segnate le porte. Cosa dici, Mosè? Quando mai il sangue di un agnello ha salvato l'uomo ragionevole? Certamente sembra rispondere non perché è sangue, ma perché è immagine del sangue del Signore. Molto più di allora il nemico passerà senza nuocere se vedrà sui battenti non il sangue dell'antico simbolo, ma quello della nuova realtà, vivo e splendente sulle labbra dei fedeli, sulla porta del Tempio di Cristo. Se vuoi comprendere ancora più profondamente la forza di questo sangue, considera da dove cominciò a scorrere e da quale sorgente scaturì. Fu versato sulla croce e sgorgò dal costato del Signore. A Gesù morto e ancora appeso dalla croce, racconta il Vangelo, si avvicinò un soldato che gli aprì con un colpo di lancia il costato. Ne uscì acqua e sangue, l'una simbolo del battesimo, l'altro dell'Eucaristia. Il soldato aprì il costato, dischiuse il tempio sacro, dove ho scoperto un tesoro e dove ho la gioia di trovare splendide ricchezze. La stessa cosa accade per l'agnello. I giudei scozzarono la vittima e io godo la salvezza, frutto di quel sacrificio. E uscì dal fianco sangue d'acqua. Carissimo, non passare troppo facilmente sopra questo mistero. Ho ancora un altro significato mistico da spiegarti. Ho detto che l'acqua e quel sangue sono simbolo del battesimo e dell'Eucaristia. Ora la Chiesa è nata da questi 2 sacramenti, da questo bagno di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo, per mezzo del battesimo e dell'Eucaristia. E i simboli del battesimo e dell'Eucaristia sono usciti dal costato, quindi è dal suo costato che Cristo ha formato la Chiesa, come dal costato di Adamo fu formata Eva. Per questo Paolo, parlando del primo uomo, usa l'espressione osso dalle mie ossa, carne dalle mie carni, per indicarci il costato del Signore. Similmente, come Dio formò la donna dal fianco di Adamo, così Cristo ci ha donato l'acqua e il sangue dal suo costato, per formare la Chiesa.
E come il fianco di Adamo fu toccato da Dio durante il sonno, così Cristo ci ha dato il sangue e l'acqua durante il sonno della sua morte. Vedete in che modo Cristo unì a sé la sua sposa, vedete con quale cibo ci nutre. Per il suo sangue nasciamo, per il suo sangue alimentiamo la nostra vita, come la donna nutre il figlio col proprio latte, così il Cristo nutre costantemente col suo sangue coloro che ha rigenerato. Non a prezzo di cose corruttibili come argento e oro foste liberati, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza macchia. Per mezzo di Lui possiamo presentarci al Padre in un solo spirito. Sangue di Gesù, Figlio di Dio, ci purifica da ogni peccato. Per mezzo di Lui possiamo presentarci al Padre in un solo spirito. Dio non ha risparmiato il suo unico figlio, lo ha dato alla morte per salvare tutti noi.
Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione, allora imponeranno vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, e in secoli dei secoli. Dio non ha risparmiato il suo unico figlio, lo ha dato alla morte per salvare tutti noi. Gesù Cristo ci ha amato e ci ha lavato da ogni colpa nel suo sangue. Nel corso degli anni manifesta, falla conoscere nel corso degli anni, nello sdegno ricordati di avere clemenza. La sua maestà ricopre i cieli, delle sue lodi è piena la terra. Sei uscito per salvare il tuo popolo, per salvare il tuo consacrato. Hai affogato nel mare i cavalli dell'Empio, nella melma di grandi acque. Sospiro nel giorno dell'angoscia che verrà contro il popolo che ci opprime. I campi daranno il cibo, i greggi spariranno dagli ovini e le stalle rimarranno senza voi. Il Signore Dio è la mia forza e mi rende i miei piedi come quelli delle cerve e sulle alture mi fa camminare. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù Cristo ci ha amato e ci ha lavato da ogni colpa nel suo sangue. Adoriamo la tua croce, Signore, acclamiamo la tua risurrezione. Da questo albero di vita la gioia è venuta nel mondo. Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fiori di frumento. Manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce. Manda la sua parola ed eco si scioglie, fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti
Adoriamo la tua croce, Signore, acclamiamo la tua risurrezione. Da questo albero di vita la gioia è venuta nel mondo. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà innalzato, onorato, esaltato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella degli figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte genti. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Sopra la sua testa era scritta l'accusa: Gesù Nazareno, Re dei Giudei. Per
Gesù Nazareno, Re dei Giudei. Gloria e benedizione a Cristo nostro Redentore, che patì e morì per noi, e fu sepolto per risorgere alla vita immortale. A Lui con profondo amore innalziamo la nostra preghiera. Abbi pietà di noi, Signore. Divino Maestro, che ti sei fatto per noi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Insegnaci a obbedire sempre alla volontà del Padre. Gesù, vita nostra, che morendo sulla croce hai vinto la morte e l'inferno, Donaci di comunicare alla tua morte per condividere la tua risurrezione. Re glorioso, inchiodato su un patibolo infame e calpestato come un verme. Insegna a noi come rivestirci di quell'umiltà che ha redento il mondo. Salvezza nostra, che hai sacrificato la vita per amore dei fratelli. Fa che ci amiamo come tu ci hai amato. Redentore nostro, che hai steso le braccia sulla croce per stringere a te tutto il genere umano in un vincolo indistruttibile di amore. Raccogli nel tuo regno tutti i figli di Dio dispersi. Affidiamo al Signore le intenzioni che portiamo nel nostro cuore, pregando così come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. guarda con amore, Padre, questa tua famiglia, per la quale il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle mani dei nemici e a subire il supplizio della croce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace.
dell'ufficio e lodi, a partire da pagina 12. L'inno lo prendiamo dal foglio interno inserito e così anche i testi delle lunghe letture dell'ufficio e dei responsori e l'antifona al Benedictus con il testo del Benedictus. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Venite, adoriamo Cristo, il Figlio di Dio, con il suo sangue ci ha redenti. Venite, adoriamo Cristo, il Figlio di Dio, con il suo sangue ci ha redenti. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza. Venite, adoriamo Cristo, il Figlio di Dio, con il suo sangue ci ha redenti. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra. Venite, adoriamo Cristo, il Figlio di Dio, con il suo sangue ci ha redenti. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Venite, adoriamo Cristo, il Figlio di Dio, con il suo
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venite, adoriamo Cristo, il Figlio di Dio, con il suo sangue ci ha redenti. Angeli in qua gloriosi, prelium certaminis, et super crucis tropeo, dic triumphum nobilem, quali Redemptor orbis, immolatus miserii, de parentis protoplasti, fraude factor condolens, quando Oxialis, mortemor succorrui, ipse ignum tunc notavit, damna ignus solvere, Ocopus nostre salutis, ordo Deo poscerat, multiformis perditoris, artut artem fallere, et medelam ferret in te, ostisum deleserat. Quando venit ergo sacri, plenitudo temporis, Iisus est parce Patris, natus orbis conditor, atque ventre virginali, carne factus prodigi, lustra sex quiam per acta, tempus simplex corporis, se volente natus ad hoc passioni deditus, agnus in crucis levatur, immolandus timite, equa Patri filioque, inclito paraclito, sempiter nascit beate, Trinitati gloria.
Insorgono i re della terra, i potenti congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Perché le genti congiurano, perché invano cospirano i popoli. Insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia. Spezziamo le loro catene, gettiamo via i loro legami. Se ne ride chi abita i cieli, li schernisce dall'alto il Signore. Egli parla loro con ira, li spaventa nel suo sdegno. Io l'ho costituito mio sovrano, sul Sion mio santo monte. Annunzierò il decreto del Signore, egli mi ha detto tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedi a me, ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra. Le spezzerai con scettro di ferro, come vasi di argilla le frantumerai. E ora, sovrani, siate saggi, istruitevi giudici della terra. Servite Dio con timore e con tremore esultate. Che non si sdegni e voi perdiate la via. Improvvisa divampa la sua ira, beato chi in lui si rifugia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Insorgono i re della terra, i potenti congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Si dividono le mie vesti, la mia tunica tirano a sorte. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza. Sono le parole del mio lamento. Dio mio, invoco di giorno e non rispondi. Grido di notte e non trovo riposo. Eppure tu abiti la santa dimora, tu lode di Israele. In te hanno sperato i nostri padri, hanno sperato e tu li hai liberati. A te gridarono e furono salvati. Sperando in te non rimasero delusi. Ma io sono verme, non uomo, infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. Mi serviscono quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si è affidato al Signore e Lui lo scampi. Lo liberi se è suo amico. Sei tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai fatto riposare sul petto di mia madre. Al mio nascere tu mi hai raccolto
Dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Da me non stare lontano, poiché l'angoscia è vicina e nessuno mi aiuta. Mi circondano tori numerosi, mi assediano tori di Basa. Staccano contro di me la loro bocca, come leone che sbrana e ruggisce. Come acqua sono versato, sono slogate tutte le mie ossa. Il mio cuore è come cera, si fonde in mezzo alle mie viscere. È arido come un coccio il mio palato, la mia lingua si è incollata alla gola. Su polvere di morte mi hai deposto. Un branco di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi. Hanno forato le mie mani e i miei piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano, mi osservano, si dividono le mie vesti. Sul mio vestito gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, corri in mio aiuto. Salvami dalla spada, dalle unghie del cane la mia vita. Salvami dalla bocca del leone e dalle corna dei bufali. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Si dividono le mie vesti, la mia tunica tirano a sorte. Mi aggrediscono con furore quelli che mi cercavano a morte. Signore, non castigarmi nel tuo sdegno, non punirmi nella tua ira. Le tue frecce mi hanno trafitto, su di me è scesa la tua mano. Per il tuo sdegno non c'è in me nulla di sano, nulla è intratto nelle mie ossa per i miei peccati. Le mie iniquità hanno superato il mio capo, come carico pesante mi hanno oppresso. Tutti le ferite sono le mie piaghe, a causa della mia stoltezza. Sono curvo e accasciato, triste mi aggiro tutto il giorno. I miei fianchi sono torturati, in me non c'è nulla di sano. Afflitto e sfinito all'estremo, ruggisco per il fremito del mio cuore. Signore, davanti a te ogni mio desiderio, e il mio gemito a te non è nascosto. Palpita il mio cuore, la forza mi abbandona. Si spegne la luce dei miei occhi. Amici e compagni si scostano dalle mie piaghe. I miei vicini stanno a distanza.
Tendelaci chi attenta alla mia vita, trama insidie chi cerca la mia rovina. E tutto il giorno medita inganni. Io come un sordo non ascolto, e come un muto non apro la bocca. Sono come un uomo che non sente e non risponde. In te spero, Signore. Tu mi risponderai, Signore Dio mio. Ho detto di me non godano, contro di me non si vantino. Quando il mio piede vacilla, Poiché io sto per cadere e ho sempre dinanzi la mia pena. ecco confesso la mia colpa. Sono in ansia per il mio peccato. I miei nemici sono vivi e forti. Troppi mi odiano senza motivo. Mi pagano il bene col male. Mi accusano perché cerco il bene. Non abbandonarmi, Signore. Dio mio, da me non stare lontano. Accorri il mio aiuto. Signore mia salvezza. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mi aggrediscono con furore quelli che mi cercavano a morte. Falsi testimoni si alzarono contro di me. L'impietà mentiva a se stessa. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, Cristo, venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano di uomo, cioè non appartenente a questa creazione, entrò una volta per sempre nel santuario, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, dopo averci ottenuto una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca sparsi su quelli che sono contaminati li santificano, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale, con uno spirito eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere morte per servire il Dio vivente. Per questo, Egli è mediatore di una nuova alleanza, perché essendo ormai intervenuta la sua morte in redenzione delle colpe commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che è stata promessa. Dove infatti c'è un testamento, è necessario che sia accertata la morte del testatore, perché un testamento ha valore solo dopo la morte e rimane senza effetto finché il testatore vive. Per questo, neanche la prima alleanza fu inaugurata senza sangue.
Infatti, dopo che Mosè ebbe proclamato a tutto il popolo ogni comandamento secondo la legge, preso il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e sopo, ne asperse il libro stesso e tutto il popolo, dicendo: «Questo è il sangue dell'alleanza che Dio ha stabilito per voi». Alla stessa maniera asperse con il sangue anche la tenda e tutti gli arredi del culto. Secondo la legge, infatti, quasi tutte le cose vengono purificate con il sangue, e senza aspargimento di sangue non c'è perdono. Era dunque necessario che le figure delle realtà celesti fossero purificate con tali mezzi. Le stesse realtà celesti, però, dovevano esserlo con sacrifici superiori a questi. Cristo, infatti, non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, allo scopo di presentarsi ora al cospetto di Dio in nostro favore, e non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui. In questo caso, infatti, avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo. E invece, una volta sola, ora, nella pienezza dei tempi, è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come è stabilito che gli uomini muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una volta per tutte allo scopo di togliere i peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione col peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Era come agnello condotto al macello, maltrattato non aprì bocca, fu percosso a morte. Per dare la salvezza al suo popolo, ha consegnato se stesso alla morte ed è stato annoverato fra gli empi. Per dare la salvezza al suo popolo. Dalle catechesi di San Giovanni Crisostomo, Vescovo. Vuoi conoscere la forza del sangue di Cristo? Richiamiamone la figura scorrendo le pagine dell'Antico Testamento. Immolate, dice Mosè, un agnello di un anno e col suo sangue segnate le porte. Cosa dici, Mosè? Quando mai il sangue di un agnello ha salvato l'uomo ragionevole? Certamente, sembra rispondere, non perché è sangue, ma perché è immagine del sangue del Signore. Molto più di allora il nemico passerà senza nuocere se vedrà sui battenti non il sangue dell'antico simbolo, ma quello della nuova realtà, vivo e splendente sulle labbra dei fedeli, sulla porta del Tempio di Cristo. Se vuoi comprendere ancor più profondamente la forza di questo sangue, considera da dove cominciò a scorrere e da quale sorgente scaturì.
fu versato sulla croce e sgorgò dal costato del Signore. A Gesù morto e ancora appeso alla croce, racconta il Vangelo, s'avvicinò un soldato che gli aprì con un colpo di lancia il costato. Ne uscì acqua e sangue, l'una simbolo del battesimo, l'altro dell'Eucarestia. Il soldato aprì il costato, dischiuse il tempio sacro dove ho scoperto un tesoro e dove ho la gioia di trovare splendide ricchezze. La stessa cosa accadde per l'agnello. I giudei sgozzarono la vittima ed io godo la salvezza, frutto di quel sacrificio. E uscì dal fianco sangue e acqua. Carissimo, non passare troppo facilmente sopra questo mistero. Ho ancora un altro significato mistico da spiegarti. Ho detto che quell'acqua e quel sangue sono simbolo del battesimo e dell'Eucarestia. Ora la Chiesa è nata da questi due sacramenti, da questo bagno di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo per mezzo del battesimo e dell'Eucarestia. E i simboli del battesimo e dell'Eucarestia sono usciti dal costato. Quindi è dal suo costato che Cristo ha formato la Chiesa, come dal costato di Adamo fu formata Eva. Per questo Mosè, parlando del primo uomo, usa l'espressione ossa delle mie ossa, carne della mia carne, per indicarci il costato del Signore. Similmente come Dio formò la donna dal fianco di Adamo, così Cristo ci ha donato l'acqua e il sangue dal suo costato per formare la Chiesa. E come il fianco di Adamo fu toccato da Dio durante il sonno, così Cristo ci ha dato il sangue e l'acqua durante il sonno della sua morte. Vedete in che modo Cristo unì a sé la sua sposa, vedete con quale cibo ci nutre. Per il suo sangue nasciamo, con il suo sangue alimentiamo la nostra vita. Come la donna nutre il figlio col proprio latte, così il Cristo nutre costantemente col suo sangue coloro che ha rigenerato. Cose corruttibili come argento e oro foste liberate, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza macchia, per mezzo di Lui possiamo presentarci al Padre in un solo Spirito. Il sangue di Gesù, Figlio di Dio, ci purifica da ogni peccato. Per mezzo di Lui possiamo presentarci al Padre in un solo Spirito.
ha risparmiato il suo unico figlio, lo ha dato alla morte per salvare tutti noi. Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia. Nel tuo grande amore cancella il mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con isopo e sarò mondato. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e letizia. Esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati. Cancella tutte le mie colpe. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue di Dio, mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Poiché non gradisci il sacrificio, e se offro olocausti non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio. Un cuore affranto e umiliato, tuo Dio non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia, Sion. Rialza le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio non ha risparmiato il suo unico figlio, lo ha dato alla morte per salvare tutti noi.
Gesù Cristo ci ha amato e ci ha lavato da ogni colpa nel suo sangue. Signore, ho ascoltato il tuo annunzio. Signore, ho avuto timore della tua opera. Nel corso degli anni manifestala, falla conoscere nel corso degli anni. Nello sdegno ricordati di avere clemenza. Dio viene da te, il santo dal monte Carmelo. La sua maestà ricopre i cieli, delle sue lodi è piena la terra. Il suo splendore è come la luce, bagliori di folgore escono dalle sue mani. La si cela la sua potenza. Sei uscito per salvare il tuo popolo, per salvare il tuo consacrato. Hai affogato nel mare i cavalli dell'Empio, nella piena di grandi acque. Ho udito e fremette il mio cuore, a tal voce tremò il mio labbro. La carie entra nelle mie ossa, e sotto di me tremano i miei passi. Sospiro nel giorno dell'angoscia, che verrà contro il popolo che ci opprime. Il fico infatti non metterà germogli, nessun prodotto daranno le viti. Cesserà il raccolto dell'olivo. I campi non daranno più cibo, i greggi spariranno dagli ovili e le stalle rimarranno senza buoi. Ma io gioirò nel Signore, esulterò in Dio mio Salvatore. Il Signore Dio è la mia forza, egli rende i miei piedi come quelli delle cerve e sulle alture mi fa camminare. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù Cristo ci ha amato e ci ha lavato da ogni colpa nel suo sangue. Adoriamo la tua croce, Signore, acclamiamo la tua risurrezione. Da questo albero di vita la gioia è venuta nel mondo. Glorifica il Signore Gerusalemme, loda Sion il tuo Dio. Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Egli ha messo pace nei tuoi confini, e li sazia con fior di frumento.
manda sulla terra la sua parola. Il suo messaggio corre veloce, fa scendere la neve come lana, come polvere sparge la brina, getta come briciole la grandine. Di fronte al suo gelo chi resiste? Parla una sua parola ed ecco si scioglie, fa soffiare il vento e scorrono le acque. Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele. Così non ha fatto con nessun altro popolo, non ha manifestato ad altri i suoi precetti. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adoriamo la tua croce, Signore, e acclamiamo la tua risurrezione. Da questo albero di vita la gioia è venuta nel mondo. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà innalzato, onorato, esaltato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Così si meraviglieranno di lui molte genti. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Ecco, con questo passo della passione di Giovanni, vorrei che entrassimo in questa giornata di contemplazione del mistero della passione di Gesù Cristo nostro Signore. Perché senza la passione, la morte di Gesù, non c'è la risurrezione. Ecco, la Chiesa da sempre ci mostra e ci invita a vivere la Pasqua di risurrezione di Gesù in un unico grande giorno, partendo appunto dalla Cena del Signore, la Passione, la Morte, il Sabato Santo, proprio per contemplare in pienezza gli eventi che sono accaduti e che accadono, prima di tutto nella vita di Gesù, ma poi anche ogni giorno nella nostra vita. E allora vorrei che ci lasciassimo guidare in questa giornata dagli sguardi di alcune persone, di alcuni personaggi che erano lì sotto la croce di Gesù, attorno alla croce di Gesù, alcuni più vicini, alcuni più lontani. Ecco, come guardare questo trafitto? Con quale sguardo, con quali occhi vedere e poi forse contemplare?
Ecco, sotto la croce abbiamo tanti personaggi, ognuno con una sua storia, con un suo desiderio. Abbiamo innanzitutto le persone di servizio, chiamiamo, i soldati, quelli che hanno portato Gesù sulla croce insieme ai ladroni semplicemente per adempiere a un dovere. Erano semplicemente alcuni dei tanti malfattori che venivano condannati. Con quale sguardo queste persone avranno visto il Signore Gesù, i ladroni, tutte le persone che gli andavano dietro? Forse c'era qualcosa di insolito, certo, più gente del solito, qualche commento particolare, forse percepivano che qualcosa era diverso dalle solite condanne. Però come guardavano questo Signore Gesù? Per loro era uno fra i tanti. Ad alcuni forse non ha cambiato la vita, perché avevano sugli occhi un velo che impediva loro di entrare in relazione con Lui. Ad altri, come il centurione, quando vede come muore, ecco, gli si aprono gli occhi e riconosce che era veramente il Figlio di Dio. Abbiamo poi i giudei, i capi degli scribi, i capi dei sacerdoti, coloro che hanno fatto di tutto per porre fine alla vita di Gesù, per i loro interessi, per i loro scopi, per tanti motivi. Come guardavano quest'uomo? Ecco, lo vedevano proprio come un traditore, solo un uomo, una persona che aveva cercato di ingannare il popolo. Erano chiusi nei loro schemi, religiosi in questo caso. Avevano la legge di Mosè, avevano la possibilità di incontrare il Figlio di Dio, eppure il loro sguardo era bloccato sul passato e non sono riusciti a contemplare il presente dove Dio finalmente aveva mandato la pienezza dei tempi. Abbiamo poi anche quelli che passavano di lì. Essendo un luogo molto vicino a Gerusalemme, tanta gente passava di lì e lo guardavano così, senza particolare interesse. Forse avevano sentito parlare di lui, perché comunque Gesù era una persona conosciuta, faceva parlare di sé. Lo guardano con derisione, schernendolo, facendogli la predica. Gesù, scendi da quella croce, se sei il Figlio di Dio dimostracelo, come se non avesse fatto abbastanza, come se non avesse compiuto già abbastanza prodigi, se non avesse mostrato con la sua vita, con le sue azioni, cosa voleva dire che Dio ci ama, che Dio è in mezzo a noi, che Dio ci è vicino. Ecco, il loro sguardo è uno sguardo superficiale, irrisorio, di persone proprio così, di passaggio, che non vengono toccati da questa presenza, da questa figura. C'è anche tutto il popolo che sta a vedere. Ecco, qualcuno, sì, che segue un po' la moda. Forse hanno anche ascoltato questo Gesù, forse si sono anche lasciati toccare dalle sue parole, si sono forse anche commossi, ma hanno seguito un'emozione, un sentimento, qualcosa che finisce. E nel dubbio rimangono lontani, non si coinvolgono, stanno a guardare, vediamo cosa succede. Pavidi, paurosi, che non hanno il coraggio di dare seguito alle azioni che hanno fatto, magari seguendo Gesù, ascoltandolo. E poi abbiamo queste donne che sono lì, vicino alla croce, fin dove potevano spingersi. Ecco, com'è il loro sguardo? È lo sguardo di chi ama il Signore Gesù, perché lo hanno amato fino a quel momento. Non si può cambiare lo sguardo in maniera immediata. Ci vuole una vita, un'educazione, un percorso, un cammino per educare il nostro sguardo a riconoscere il Signore Gesù. Prima nella vita quotidiana di tutti i giorni, nelle persone che ci stanno accanto, negli eventi della nostra vita, e poi su quella croce, dove veramente non sembrava il solito Gesù
che aveva camminato insieme alle donne in Galilea e in Giudea. Era un volto sfigurato, eppure anche in quel momento lo amano, perché lo hanno sempre amato. Ecco allora come purificare il nostro sguardo, come non essere semplicemente spettatori di questo evento che ha cambiato il mondo e che cambia il mondo ogni giorno se noi lo guardiamo con gli occhi dell'amore. Ecco, io direi che possiamo lasciarci guidare da Francesco di Assisi. Uscendo da questa chiesa, dietro la porziuncola possiamo vedere questo pezzo di affresco dove Francesco abbraccia la base della croce di Gesù. Ecco, Francesco ci indica a suo modo come stare vicino a Gesù sotto la croce. Ecco, abbracciandola, non giudicandola, non guardandola semplicemente da lontano, non semplicemente irridendola, ma ecco, facendola nostra, perché tutti portiamo le nostre croci. È la vita che ce lo dice. Non è Gesù che ci manda le croci, non è Dio che gode del male o delle nostre tribolazioni. Questo deve essere chiaro, ma è una tentazione che purtroppo sporca il nostro sguardo sulla croce di Gesù. Invece Francesco ha capito che Gesù la sua croce l'ha portata per darci l'esempio, e non solo l'ha portata lui, ma la porta con noi ogni giorno. Chiediamo allora al poverello di Assisi, che ha accolto la sua croce, l'ha portata con fatica, ma sempre con fede e abbandono, a tal punto che ha accolto la morte cantando, sapendo che la risurrezione era una realtà presente, concreta, che era la verità della fede cristiana. Ecco, con il suo esempio chiediamo di entrare in questa giornata, in questi giorni, con questo sguardo purificato. Ecco, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto, ma la morte non è l'ultima parola, lo sarà la risurrezione. Christus factus est pro nobis, obediens, usque ad mortem.
Suerum super caput eius, causam ipsius scriptam, Iesus Nazarenus, Rex Iudeorum. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O suerum super caput eius, causam ipsius scriptam, Iesus Nazarenus, Rex Iudeorum. Gloria e benedizione a Cristo, nostro Redentore, che patì e morì per noi, e fu sepolto per risorgere a vita immortale. A Lui con profondo amore innalziamo la nostra preghiera. Abbi pietà di noi, Signore. Abbi pietà di noi, Signore.
Divino Maestro, che ti sei fatto per noi obbediente fino alla morte e alla morte di croce, insegnaci a obbedire sempre alla volontà del Padre. Abbi pietà di noi, Signore. Gesù, vita nostra, che morendo sulla croce hai vinto la morte e l'inferno, donaci di comunicare alla tua morte per condividere la tua risurrezione. Abbi pietà di noi, Signore. Re glorioso, inchiodato su un patibolo infame e calpestato come un verme, insegna a noi come rivestirci di quell'umiltà che ha redento il mondo. Abbi pietà di noi, Signore. Salvezza nostra, che hai sacrificato la vita per amore dei fratelli, fa che ci amiamo come tu ci hai amato. Abbi pietà di noi, Signore. Redentore nostro, che hai steso le braccia sulla croce per stringere a te tutto il genere umano in un vincolo indistruttibile di amore, raccogli nel tuo regno tutti i figli di Dio dispersi. Abbi pietà di noi, Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Guarda con amore, Padre, questa tua famiglia, per la quale il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle mani dei nemici e a subire il supplizio della croce. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Prendiamo grazie a Dio. Dalle tenebre del tradimento e del peccato alla luce della Pasqua e dell'amore di Dio. È il percorso del Triduo Pasquale che a Gerusalemme comincia la mattina del Giovedì Santo. Nella Basilica del Santo Sepolcro, messa crismale e in cena domini sono unite in un'unica celebrazione. Al canto del Gloria le campane suonano l'ultima volta prima di Pasqua. La messa è stata presieduta da Sua Beatitudine Pier Battista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, che ha ricordato come l'istituzione del sacerdozio e quella dell'Eucaristia, misteri del Giovedì Santo, siano avvenuti nella notte in cui Gesù fu tradito, abbandonato e rinnegato dai Suoi amici. Una notte simile a tante nostre notti.
Nel cuore di questa notte Gesù pone dei gesti d'amore, a cominciare dalla lavanda dei piedi, che è stata ripetuta subito dopo l'omelia. Gesti che sono indicazioni di vita: alzarsi, deporre le vesti, lavare e asciugare i piedi. Sono i verbi dell'amore vero, sono i verbi della Pasqua, che servirono a Cristo per ricreare l'uomo, portandolo fuori dalla sua notte e dal suo peccato. Così Gesù risponde al male dell'uomo e indica anche a noi il modo per uscire dalle nostre notti. Un atteggiamento di grande fiducia nella forza poderosa dell'amore di Dio che in Cristo ci ha donato la via per uscire dalle nostre notti, che è l'amore, la donazione di sé. Nel corso della celebrazione, i circa 250 sacerdoti presenti hanno rinnovato le loro promesse e sono stati benedetti i 3 olii santi, l'olio dei catecumeni, il crisma e l'olio degli infermi. Verranno distribuiti in tutte le parrocchie del Patriarcato Latino e usati per amministrare i sacramenti. Al termine della messa, la tradizionale processione con il Santissimo Sacramento, 3 giri intorno all'edicola del Santo Sepolcro, di cui l'ultimo include anche la pietra dell'unzione, quindi la reposizione nel sepolcro. Prima di lasciare la basilica, il patriarca ha benedetto un gruppo di ammalati, accompagnati dai volontari dell'associazione Hospitalidad Jesús de Nazaret. Anche questo un gesto di quell'amore che ha il potere di trasformare le tenebre in luce, i tradimenti in perdono, gli abbandoni in ritorno, la morte in vita nuova. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ed egli concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Sia fatto di me secondo la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si è fatto carne E venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo insieme. Signore Gesù, tu hai chiamato Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni e una schiera innumerevole di uomini, ai quali hai regalato la tua fiducia per continuare la tua opera, per seminare la vera speranza, per curare l'infelicità umana. Grazie, Signore, per il dono del sacerdozio. Grazie per aver chiamato degli uomini peccatori a lottare contro il peccato degli uomini. Donaci, o Signore, uno stupore inesauribile e una fede grande per accogliere questo dono che nasconde il dono del tuo amore. Grazie, Signore, per averci amato così. Grazie per il sacerdote che ci ha battezzato, per il sacerdote che ci ha dato il primo perdono, per i sacerdoti che ci perdonano ogni giorno e ogni giorno ci regalano la Santa Eucaristia. Grazie per il sacerdote che ci darà l'ultimo perdono nell'ultimo giorno della nostra vita. Signore, abbi pietà di noi e manda oggi santi sacerdoti alla tua Chiesa. Amen.
Il primo mistero del dolore ci porta nell'orto degli ulivi e ci mettiamo accanto a Gesù. Prega, soffre e dice il suo sì alla passione per riempire con un atto di infinito amore il vuoto di amore creato dai nostri peccati. E dice agli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni: pregate con me. Lo dice anche a noi: pregate con me, cioè mettiamo una goccia di amore nell'infinito amore con cui Gesù ha affrontato la passione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene crudelmente flagellato. Nella passione di Gesù il nostro orgoglio è esploso con irritazione di fronte all'umiltà di Dio e l'umiltà dell'Onnipotente ha messo in ridicolo l'orgoglio della nostra piccolezza. Nella passione di Cristo la nostra corruzione si è risentita di fronte alla splendente limpidezza di Dio e la purezza di Dio ha messo in luce il marciume dei nostri peccati. Ma l'amore di Dio è infinitamente più grande della nostra cattiveria. Gesù, abbi pietà di noi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù coronato di spine. Durante la passione, ad alcune donne che piangevano, Gesù disse: non piangete su di me, piangete piuttosto sui vostri figli. Gesù lo dice anche a noi. Quanti giovani oggi vengono distrutti dalla droga, dall'alcol, dal vuoto di ogni ideale, dal divertimento nevrotico e satanizzato, mentre la famiglia è assente, è distratta, non è preoccupata di trasmettere ai figli i veri valori che danno senso alla vita. Preghiamo e impegniamoci a dare una vera educazione ai figli, precedendoli con l'esempio della nostra vita, camminando nella strada che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero del dolore vediamo Gesù che viene caricato della croce e si avvia verso il Calvario portando la croce, aiutato da un povero contadino che veniva dai campi. Mentre guardiamo Gesù che porta la croce, meditiamo queste parole di Gesù. Gesù ha detto: qualunque cosa avrete fatto al più piccolo dei vostri fratelli, voi l'avete fatta a me. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quinto mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crocifisso. L'Apostolo Giovanni era presente e ha scritto così: stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e Maria di Maddala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lui il discepolo che egli amava, disse alla madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo la accolse con sé. Seguiamo l'esempio di Giovanni, accogliamo anche noi Maria pienamente nel nostro cuore come madre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Per il Santo Padre Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii tu il nostro aiuto contro la cattiveria e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E il tuo principe della milizia celeste, con la potenza divina, caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza,
Madre purissima, prega per noi. Madre castissima, prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Madre di misericordia, prega per noi. Vergine prudentissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio della santità divina, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Causa della nostra letizia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora tutta consacrata a Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre di Davide, prega per noi. Torre d'Avorio, prega per noi. Casa d'oro, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei veri cristiani, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Santo Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Regina del cielo e della terra, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, infondi la tua grazia, o Signore, nei nostri cuori, perché noi che all'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione del tuo Figlio, seguendo la via della croce ogni giorno, possiamo giungere alla gloria della risurrezione
per Cristo nostro Signore. Amen. Per intercessione di Maria Immacolata, vi riempie il cuore di tanta pace e di tanta serenità. Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Condividete con tutti la pace che dà la preghiera. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Che coraggio ci vuole per me risvegliarsi in un mondo così e cadere da un letto di Che coraggio ci vuole per me rivestirsi di un giorno di più, indossare la maturità, l'armatura d'acciaio che ho, poi tuffarsi di nuovo là fuori, cacciare a fuggire di
coraggio ci vuole per me, per cercare un sorriso di più al mercato delle ambiguità, senza vedere quello che ho quando un nuovo mercante verrà, con un gesto di sogni per me, per me. Uno dei modi per favorire la forma fisica è sicuramente quello di usare quando possibile la bicicletta. Io e mia moglie abbiamo 2 biciclette pieghevoli che carichiamo nel bagagliaio della macchina e utilizziamo quando facciamo le nostre escursioni oppure andiamo in vacanza. Vista l'età, preferiamo sempre percorsi facili. E uno di questi è sicuramente la ciclovia adriatica che dalla cittadina di Grado porta al villaggio di Puntasdobba. Si può partire dal suggestivo borgo storico di Grado e dirigersi verso Monfalcone. Attraversati i quartieri più moderni e Grado Pineta, si arriva nella zona dei campeggi e al ponte sul canale Primero.
circa metà percorso si può fare una sosta nella riserva naturale regionale Valle Cavanata, situata nella laguna. Qui si può visitare l'osservatorio avifaunistico, dove sono predisposte delle postazioni per fotografare e osservare con discrezione le specie avicole che popolano questa riserva naturale. Subito dopo l'osservatorio, la pista ciclabile attraversa la laguna su un ponte di legno. E girando a destra si entra in una stretta e bella strada asfaltata che consente di pedalare e ammirare la laguna, che è popolata di uccelli acquatici, tra cui alcune famiglie di cigni che si muovono elegantemente sulla laguna. Si tratta di una strada tranquilla e quindi molto adatta ai ciclisti. Generalmente infatti è utilizzata solo dai pochi residenti ed è quindi a bassissima intensità di traffico. Al termine di questa strada si giunge in aperto mare e affrontando la rampa che sale sull'argine si può continuare a pedalare sulla ciclabile sopraelevata, che dopo circa 5 km consente di arrivare a Punta Sdobba, sulla foce dell'Isonzo, proprio di fronte alla riserva naturale Isola della Cona. Su questa ciclabile si può godere di una bella vista sul mare e sul Golfo di Trieste. Giunti al bar-ristorante Caneo, è possibile proseguire nella strada a destra raggiungendo il piccolissimo e suggestivo villaggio di pescatori di Punta Sdobba. Sì. Sulla laguna retrostante il ristorante Caneo c'è un pontile in legno che porta a una torretta di avvistamento affacciata sulla foce dell'Isonzo. Finisca.
I'm feeling up today. 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 Might be down another day. I'm feeling up today. I'm feeling up today. I'm feeling up today. I'm feeling up today. I'm feeling. Come avete intuito da questo video, il tratto gradese della ciclovia adriatica è un percorso molto facile, che si può fare in poche ore e in qualsiasi giorno dell'anno, evitando ovviamente i giorni di pioggia o quelli di piena estate nelle ore di punta. Just got paid, and nobody's smiling, all genuine, no fake. Good thoughts running through my mind, by negative, they got time. Yeah, you feel it, the vibe's mine, makes you wanna come with me, right? It's like a holiday, yeah, yeah. Bentrovati in aggiornamento con il TG di 3B. Parliamo di temperature quest'oggi perché è stata una notte invernale su buona parte dell'Italia, complice l'arrivo di aria fredda direttamente dal nord Europa, dalla Scandinavia, e queste sono state le temperature registrate proprio nella prima parte di questo giovedì 6 aprile. Possiamo osservare su molte zone temperature prossime o uguali allo zero, addirittura Olbia in Sardegna 1 grado. Nel riquadro con i colori arancioni invece possiamo notare le temperature registrate a Natale, quindi un fine settimana di Pasqua che si presenta dai connotati più invernali rispetto al weekend di Natale, che è stato decisamente più mite per quanto riguarda le temperature della notte. Andiamo a vedere difatti il satellite che ci mostra sempre la discesa di quest'aria fredda dal nord Europa, complice l'anticiclone che si eleva verso nord e infiltrazioni di aria fredda da est e nord-est interessano le nostre regioni, con residua instabilità all'estremo sud, però sta migliorando. Non è tutto, perché poi dal mare del nord proprio venerdì giungerà un minimo di bassa pressione alimentato da aria fredda, quindi venerdì tra il pomeriggio e la sera molte nuvole in aumento al centro-nord, delle piogge sulle regioni settentrionali, Toscana, poi in serata anche Lazio, Umbria e Marche. Neve sulle Alpi fin verso i 1000-1300 metri di quota, neve anche sull'Appennino tosco-emiliano. Sabato migliora al nord e sulla Toscana, a parte qualche piovasco pomeridiano sul nord-est, mentre maltempo sulle regioni centrali sabato mattina e poi al sud, e qui con neve in Appennino fin verso i 1000-1300 metri di quota, quindi neve che non mancherà anche sull'Appennino. Temperature di fatti nei prossimi giorni che saranno sotto la media stagionale, complice ancora nel corso di Pasqua di questo minimo di bassa pressione alimentato d'aria fredda dal nord Europa. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app gratuita di 3B Meteo sul nostro sito web.
Macron e von der Leyen a Pechino chiedono alla Cina di fare pressione sulla Russia per fermare la guerra in Ucraina, ma da Xi Jinping nessuna promessa. Francia, scuole chiuse, trasporti dimezzati, pendolari sono sempre più penalizzati, d'accordo con la riforma solo chi è già in pensione. Bollettino medico del San Raffaele, Berlusconi soffre da tempo di leucemia ed è ricoverato in terapia intensiva per curare un'infezione polmonare. La guerra in Ucraina è stata fra gli argomenti più delicati della visita a Pechino del presidente francese Emmanuel Macron e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Durante gli incontri i due hanno chiesto al presidente cinese Xi Jinping di usare la sua influenza sulla Russia per porre fine all'invasione. Nella conferenza stampa finale von der Leyen ha anche lanciato un avvertimento alla Cina. Fornire armi al governo di Vladimir Putin danneggerebbe seriamente le relazioni con l'Unione Europea. Have you received any reassurances from President Xi Jinping that he will not send weapons, lethal weapons, to Russia? Indeed, as I reported, raised the point of arms deliveries. And I want to be very clear on that one, that arming the aggressor is a clear violation of international law. It's the aggressor, and he should never be armed. And this would indeed significantly harm the relationship between the European Union and China. La Presidente della Commissione vorrebbe anche ridiscutere l'accordo commerciale fra l'Unione e la Cina, firmato a fine 2020, mai ratificato e in stallo a causa delle crescenti tensioni tra Pechino e Bruxelles. Dalla conclusione dei negoziati, dice, la situazione delle imprese europee in territorio cinese è peggiorata. We have seen also during that time a further deterioration of the market access I was describing of European companies in the Chinese market. So the lack of level playing field that we need. Our position is that we do have to reassess the comprehensive agreement on investment. Anche Macron, durante l'incontro trilaterale, ha sottolineato l'importanza di mantenere aperta la cooperazione economica con la Cina, ma a condizioni di parità. Notre volonté, c'est évidemment de ne pas tomber dans le piège de la séparation de nos économies, mais de regarder secteur par secteur comment nous pouvons améliorer les ouvertures réciproques et équitables. Il presidente Xi, da parte sua, ha sottolineato la necessità di intraprendere quanto prima negoziati di pace in Ucraina, in una conferenza stampa senza domande. En una cosa coinciden los tres líderes, Xi Jinping, Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen. El mundo se encuentra en una situación extremadamente volátil y por ello es tan importante mantener abiertos todos los canales de comunicación. Y ello a pesar de las múltiples diferencias y de los múltiples puntos de fricción entre la Unión Europea y China. Uno de ellos es el comercio. La presidenta de la Comisión Europea ha explicado que es necesario reducir riesgos y ello pasa por reducir la dependencia europea de China. Pekín, por su parte, constata con preocupación que la guerra en Ucrania ha fortalecido los vínculos entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y el presidente francés Emmanuel Macron espera que China utilice su amistad con Rusia para sentar a todas las partes a negociar. En cualquier caso, este viaje es ya de por sí un éxito diplomático, y ello a pesar de que no se ha registrado ningún avance concreto. Ana Lázaro, Euronews, Pechino. Altra giornata di sciopero e mobilitazione in Francia per la tanto contestata riforma che innalza l'età pensionabile da 62 a 64 anni. La nostra corrispondente Annelise Borges era alla manifestazione di Parigi. Protesters are once again taking to the streets across France this Thursday against an unpopular reform of the pension system pushed through by Emmanuel Macron's administration. And while this may seem like déjà vu, what people here say we're witnessing is a turning point in this movement. This is the first national day of strike since the very first meeting held between union leaders and the French government. A meeting unions have described as useless, and the French government said was an important step. All sides in this standoff are expecting
a verdict on the part of France's Constitutional Council that has the power to strike out parts or the entire legislation next week. Until then, unions and protesters alike say they will continue taking to the streets and organizing strikes in what is definitely Emmanuel Macron's biggest challenge in this second term as president. Annelise Borges in Paris for Euronews. Ironia della sorte, nell'11° sciopero nazionale in Francia c'è chi in qualche modo lavora, sono i pensionati che si devono prendere cura dei loro nipoti. Molte scuole a Parigi, come in altre città, hanno aderito alla mobilitazione indetta dai sindacati per protestare contro la controversa riforma delle pensioni. Secondo i sondaggi, solo la fascia di coloro che è già in pensione è d'accordo con questa misura. Intanto lo sciopero ha colpito anche i trasporti pubblici, sono garantiti solo i servizi minimi su autobus, metropolitane e treni suburbani. Les grèves, on se lève plus tôt, d'accord? On essaie de voir comment on peut faire, mais il n'y a rien qui change de toute façon. Hein. On arrive toujours en retard et on est pénalisé. Le patron ne veut rien savoir, quoi. La SNCF ha garantito solo 3 treni ad alta velocità su 4 e un treno regionale su 2. Silvio Berlusconi soffre da tempo di leucemia mielomonocitica cronica ed è ricoverato in terapia intensiva per curare un'infezione polmonare. È quanto emerge dal primo bollettino medico ufficiale emanato dall'ospedale San Raffaele di Milano, dove l'86enne è arrivato mercoledì. Le condizioni dell'ex premier, che ha già iniziato la chemioterapia per limitare gli effetti negativi della patologia, sono stabili. Il leader di Forza Italia avrebbe anche telefonato ai vertici del suo partito chiedendo loro il massimo impegno in Parlamento e nel governo. Intanto la famiglia Berlusconi e gli amici più stretti si alternano nelle visite all'ospedale milanese. Marina. Ukrainian President Volodymyr Zelensky stated that Ukrainian forces will withdraw from Bakhmut to avoid encirclement if necessary, but do not yet assess the need to do so. Zelensky stated during a press conference in Poland that Ukrainian troops face a very challenging situation in Bakhmut and that Kyiv will make the corresponding decisions if Ukrainian troops risk encirclement by Russian forces. Zelensky's statement is in line with other recent statements by Ukrainian officials that Ukrainian military command will order withdrawal from Bakhmut when and if they deem a withdrawal to be the most strategically appropriate option. Wagner Group leader Yevgeny Prigozhin said that there are no signs of Ukrainian forces leaving the eastern city of Bakhmut, the scene of the longest and the bloodiest battle of Russia's war, where, according to the Institute for the Study of War, Russian forces continued to make gains. Geolocated footage shows that Russian forces have made advances north of Bakhmut, both north of Hromove and northeast of Orikhovo-Vasilievka. Russian sources claim that Wagner Group fighters seized a school just west of the Metalurg Stadium in central Bakhmut. The Ukrainian General Staff reported that Ukrainian forces repelled ground attacks in Bakhmut, northwest of Bakhmut near Bogdanivka and southwest of Bakhmut near Ivanivske. And while it remains to be seen whether Ukraine's defense of Bakhmut and its efficacy in fixing Russian forces in the area is worth Ukrainian losses, and the Institute for the Study of War says it will likely be unable to assess this until observing the Ukrainian spring counter-offensive, Ukrainian military leadership continues to clearly signal that Ukrainian forces are still not encircled and have the option to withdraw as necessary. L'antica Antiochia ha pagato il prezzo più alto nel terremoto che ha devastato la Turchia sud-orientale appena 2 mesi fa. La maggior parte della città è stata rasa al suolo, compreso il centro storico. Con l'avvicinarsi delle elezioni, il leader turco Recep Tayyip Erdogan ha promesso di ricostruire le aree colpite entro l'inizio del prossimo anno. Una promessa accolta con grande scetticismo dai residenti come Ali Çimen. Yani bir yılda olacağını tahmin etmiyorum. Yeni inşa. Bu topraklarda ama başka yerde olursa bilemiyorum. Ama bu mekanda bu şartlar altında ancak bir yılda burası temizlenir. L'ingegnere capo responsabile dei lavori dice che al momento la priorità è la demolizione degli edifici più pericolanti. Tehlike oluşturan,
yıkılmak üzere olan, yani acil yıkılacak olanları şu anda valilik ihale etti. Onları yapmaktayız şu anda. Bunlar bittikten sonra ayrıca şu an gördüğünüz etraftaki hemen hemen tüm binalar ağır hasarlı ve yıkılacak binalar. Bilahare onlara geçilecek. 13 milioni di persone vivono in aree disastrate. Il presidente turco si è impegnato a ricostruire più di 300.000 case in un anno. La sua permanenza alla guida del paese verrà messa in gioco nelle elezioni legislative e presidenziali del 14 maggio. Riavvicinamento tra Iran e Arabia Saudita, merito della diplomazia cinese che ha fatto da mediatrice all'incontro avvenuto proprio in Cina tra i ministri degli esteri iraniano e saudita. È il primo colloquio tra i due paesi dal 2016. I precedenti tentativi di riconciliazione tra Iran e Arabia Saudita non avevano avuto successo, ma stavolta i due paesi sembrano intenzionati a riprendere le relazioni commerciali e riaprire le rispettive ambasciate. E in un comunicato congiunto, Teheran e Riyadh hanno dichiarato di voler promuovere la sicurezza e la stabilità nel Medio Oriente. Migliaia di persone in Argentina mercoledì hanno bloccato strade e autostrade in direzione della capitale Buenos Aires per protestare contro la crisi economica e l'aumento permanente dell'inflazione. Le proteste giungono dopo che il governo del presidente Alberto Fernández ha pubblicato i dati che mostrano che la povertà nella seconda metà del 2022 è aumentata a quasi il 40% della popolazione. Di fatto circa 19 milioni di argentini non sono in grado con i loro stipendi di soddisfare i propri bisogni alimentari di base. La confessione. Ciao, per chi non mi conoscesse sono Fra Stefano e ora risponderò alle vostre domande, anche a quelle più controverse sul tema della confessione. E cominciamo subito con queste parole di Papa Francesco. Ho sentito la necessità di confessarmi, questa è stata per me un'esperienza di incontro. Ho trovato qualcuno che mi aspettava, ma non so cosa sia successo, non ricordo. Non so proprio perché fosse quel prete là, che non conoscevo, perché avessi sentito questa voglia di confessarmi, ma la verità è che qualcuno mi aspettava, mi stava aspettando da tempo. Punto primo, a chi è dedicata la confessione? Cristo ha istituito il sacramento della penitenza per tutti i membri peccatori della sua Chiesa, anzitutto per coloro che dopo il battesimo sono caduti in peccato grave. A chi mi dice non mi confesso più perché l'ultima volta ho trovato un prete antipatico che mi ha trattato male, è stato frettoloso, oppure mi dice che una volta aveva un buon confessore, ma dopo che è morto non ne ha più trovato uno, a queste persone rispondo: se vi fosse capitato di trovare un barbiere antipatico, non sareste più andati dal barbiere? Se aveste trovato un benzinaio frettoloso, non sareste più andati dal benzinaio? Se fosse venuto a mancare il vostro vecchio fornaio che era tanto bravo e gentile, allora avreste smesso di mangiare il pane? Capite, queste argomentazioni per non confessarsi sono solo scuse. Se veramente credi nella confessione, non ti fermi davanti a degli incidenti di percorso, ma trovi qualcuno che ti confessi. E riguardo alle confessioni vi dico una cosa: una volta ero in un santuario a confessare, sono arrivate al santuario 2 corriere piene di pellegrini, erano un centinaio di persone in tutto e volevano tutti confessarsi, ma eravamo solo 2 preti a confessare. Capite da soli come è andata a finire, non potete presentarvi in queste condizioni, ma cercate un prete che sia in sintonia con voi, che sia capace di capirvi, e cercate i momenti migliori per andare a confessarvi con calma. Insomma, dobbiamo capire che la confessione è una cosa molto personale e se uno la affronta così, un po' di fretta, andando da un prete qualunque che non conosce, deve mettere in conto che può andargli bene, ma forse anche no. Qualcuno dice che non si confessa perché non gli piace raccontare a un'altra persona i propri peccati. Sì, è vero, bisogna vincere questa timidezza, anche se sappiamo che attraverso il prete che abbiamo davanti in realtà il perdono viene da Dio, e anche se sappiamo che tutto quello che diciamo resta segreto, c'è sempre un po' di resistenza in noi nel dire i peccati. È così, ma d'altra parte è proprio attraverso questo coraggio di esprimere i peccati
che noi riusciamo a liberarcene, mentre fino a quando li teniamo sepolti dentro di noi non ce ne liberiamo. Ci sono poi quelli che non si sono confessati più perché l'ultima volta non sono stati assolti. In questo caso bisogna comprendere le ragioni per cui non sono stati assolti. Può darsi che siano valide ragioni, per esempio non hanno nessuna intenzione di fare un cammino di fede e non hanno intenzione di correggere alcuni peccati gravi, oppure può darsi che il prete sia stato eccessivamente rigido. In qualsiasi caso io consiglio di provare a dialogare anche con altri sacerdoti. Può darsi che riusciate a trovarne uno in grado di capirvi e capace di proporvi una via di perdono che siete disposti a percorrere. Siate perseveranti nel cercare una soluzione e la troverete. Ci sono poi tutte quelle persone che vivono una situazione personale o relazionale che li fa sentire a disagio con gli insegnamenti della Chiesa e non sono capaci di trovare una via di conciliazione tra le regole della Chiesa e ciò che stanno vivendo. La Chiesa mi dice che dovrei essere diverso da quello che sono o che dovrei assumere uno stile di vita che non riesco a fare mio. Anche in questo caso io consiglio di non arrendervi. Cercate qualcuno in grado di capirvi e capace di proporvi un cammino di fede adatto a voi. Gesù Cristo è per tutti e sicuramente c'è anche per voi un cammino di fede che potete intraprendere. Quello che serve è trovare un confessore che sappia capirvi e dall'altra parte però dovete essere anche voi disponibili a fare un cammino. Ma è possibile partecipare alla comunione senza essersi confessati? La Chiesa ci insegna che la confessione sacramentale è sempre una sorgente di grazia per progredire nella vita dello Spirito e tuttavia non è necessaria per la comunione se non in presenza di peccati gravi. Quindi penso di essere stato chiaro. La confessione è opportuna sempre, ma è necessaria solo quando ci sono peccati gravi. Tenete comunque conto che la comunione eucaristica presuppone sempre l'impegno di una conversione per vivere il Vangelo. Qualcuno non si confessa perché è separato, ma è bene sapere che quando la separazione dall'altro coniuge è consensuale o con legale divorzio, non esclude dalla comunione, a meno di essere risposati civilmente o di convivere come delle persone risposate. Quindi, anche se qualche prete non lo ha ancora capito, la Chiesa ci insegna che i separati possono accostarsi ai sacramenti della confessione e dell'Eucarestia, purché adempiano i doveri generali della vita cristiana come tutti gli altri. Per i risposati non c'è nessuna speranza di perdono. In realtà Papa Francesco in Amoris Laetitia afferma che in singoli casi, e quindi non è una regola generica, ma bisogna comprendere i casi specifici, attraverso un sincero confronto con la parola di Dio e un onesto discernimento a servizio della verità sotto la guida di un saggio pastori, certi ostacoli possono essere superati. Può confessarsi una persona che non è cristiana? No, non è possibile, perché se hai scelto di non credere in Gesù, non credi nemmeno alla confessione e quindi non avrebbe senso. Ma se una persona desidera di accogliere il perdono di Gesù, allora, come prima cosa, deve ricevere il battesimo e con il battesimo saranno perdonati tutti i peccati e poi, se nel cammino di fede cadrà nel peccato, potrà ricorrere alla confessione. Comunque sia, se non avete ancora le idee chiare, sappiate che sempre e in qualsiasi caso potete presentarvi a un confessore chiedendogli di aiutarvi a capire come potete confessarvi nel vostro caso specifico. È necessario confessarsi per essere cristiani? No, non è necessario. Anche chi non può confessarsi può partecipare alla vita della Chiesa e potrebbe anche avere una fede più grande della nostra, quindi nessuno è autorizzato a giudicare o a discriminare chi a causa di alcune circostanze personali non può confessarsi. Dio può perdonarmi anche se non mi confesso? Certo che sì, Dio infatti si avvale dei sacerdoti, suoi ministri, per donare il suo perdono alle persone. Tuttavia, Dio è sempre libero di donare il suo perdono a chi vuole.
Va bene chiedere perdono direttamente a Dio? Sì, certo, va benissimo, anzi è necessario farlo, anche per chi va a confessarsi. Infatti anche per fare una buona confessione è importante aprire il nostro cuore a Dio e chiedergli perdono per i peccati, sia nella preghiera personale come pure nella preghiera comunitaria. E allora perché devo rivolgermi ad un prete? Perché non puoi autoassolverti, perché è troppo facile ingannare te stesso dicendo che sei pentito, convincendoti che quindi Dio ti ha perdonato e poi continui a vivere come prima. Nella confessione sacramentale invece non ti confronti con i tuoi pensieri, ma con un'altra persona che ti può correggere, ti può incoraggiare, ti può assolvere. E quando poi ricevi la soluzione sei certo di essere stato perdonato, perché hai ricevuto il perdono da Dio mediante un ministro della Chiesa. È possibile confessarsi al telefono o con WhatsApp? No, non è possibile. Tutti i sacramenti si possono ricevere solo di persona, perché i sacramenti non sono virtuali, anzi sono segni concreti, tangibili, efficaci della grazia di Dio. Con i mezzi di comunicazione invece non ci sarebbe il contatto diretto che è necessario. Ma non ho ancora risposto pienamente alla prima domanda. Perché dovrei confessarmi? Perché la confessione è un momento di grazia, è il sacramento della guarigione che ci guarisce dalle ferite del peccato, è il sacramento della rinascita spirituale. Gesù ti libera dal peso dei tuoi errori, dalla schiavitù del peccato e ti dice: credo in te, con la mia grazia puoi farcela, puoi essere una persona migliore. Ma Dio si arrabbia quando confessiamo i nostri peccati? No, assolutamente no, al contrario, Gesù ci ha assicurato che c'è più festa in cielo per un solo peccatore che si converte che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Quindi andate a confessarvi tranquilli che a Dio dispiace il peccato, ma è felice di perdonare e di donare il suo perdono. Come mai un confessore non mi assolve mentre se vado da un altro mi assolve? Perché anche se la soluzione viene da Dio, la valutazione viene fatta da un sacerdote che potrebbe anche sbagliare o che potrebbe proporre un percorso di conversione diverso rispetto a un altro sacerdote. Quindi è assolutamente normale che ogni confessore sia diverso dall'altro ed è anche per questo che è una buona cosa trovare un confessore che sappia ascoltarti. Tra le vostre domande, vi dico la verità, ho trovato molti casi specifici a cui non do risposta perché non voglio fare una casistica farisaica che vuole dare risposte da manuale ad ogni situazione della vita. È davvero importante e insostituibile il dialogo con un confessore saggio e amorevole che vi possa aiutare ad affrontare in modo costruttivo la situazione particolare che state vivendo. Ma siamo sicuri che Gesù ha il potere di perdonare i peccati? Il Vangelo ci racconta che una volta alcune persone portarono un paralitico davanti a Gesù e Gesù disse a quell'uomo: figlio, ti sono perdonati i peccati. Ma gli scribi dicevano in cuor loro: chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E allora Gesù disse: che cosa è più facile? Dire al paralitico ti sono perdonati i peccati oppure dire alzati e cammina? Ora perché sappiate che ho il potere di perdonare i peccati dico a te, disse al paralitico, alzati e cammina. Quello si alzò e sotto gli occhi di tutti se ne andò. E come mai i preti possono assolvere i peccati? Perché è stato Gesù a conferire alla Chiesa questo dono. Infatti nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 20, Gesù, dopo essere risorto, dice ai suoi discepoli: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. Detto questo soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. È vero che la confessione è efficace per essere liberati dal maligno? Sì, certo, è vero, perché essendo liberi dal peccato siamo molto più forti per resistere alle seduzioni del maligno. Il grande esorcista padre Amort diceva: confessatevi spesso, soprattutto confessatevi bene.
Il maligno ha il terrore della confessione perché se è ben fatta gli strappa dalle mani le anime e le rimette in quelle di Dio. Perciò non esiste esorcismo più potente della confessione ben fatta. Adesso che abbiamo visto perché è bene confessarsi, proviamo a capire come possiamo prepararci alla confessione. E la prima cosa che mi viene in mente è l'esame di coscienza. Infatti non va bene presentarsi al confessore senza avere nessuna idea di quali siano i peccati di cui vogliamo chiedere perdono. Cos'è l'esame di coscienza? L'esame di coscienza è un elemento essenziale del nostro cammino di fede. È un momento in cui ascoltiamo la voce di Dio che parla dentro di noi. È un momento di discernimento spirituale che serve per capire dove lo Spirito Santo ci stia guidando. Nell'ambito della confessione, però, l'esame di coscienza assume un significato molto particolare, che è quello di prendere coscienza dei nostri peccati, così da poter chiedere perdono a Dio e intraprendere la conversione. Cosa devo fare se la coscienza non mi rimprovera nessun peccato? Devo capire per quale ragione mi sento così a posto con me stesso. Potrebbe essere il caso di una persona che non commette nessun tipo di peccato, una persona perfetta e immacolata. Molto più frequentemente però è il caso di chi ha perso il senso del peccato, di chi non ha formato la propria coscienza e pertanto si autogiustifica da tutti i misfatti che compie. In linea di massima potremmo dire che più un'anima è illuminata dalla grazia e più comprende cosa ancora le manca per arrivare a compiere in pienezza la propria vocazione. Quindi, anche se ti illudi di essere già arrivato alla perfetta santità, prova comunque a dialogare con un confessore e forse ti aiuterà a capire che hai ancora molta strada da fare. Cos'è il peccato? Il peccato è una mancanza contro la ragione, la verità e la retta coscienza. È una trasgressione contro l'amore che offende Dio e ferisce la dignità umana. Nella Bibbia troviamo alcuni elenchi di peccati. Per esempio, Gesù ci ha insegnato che dal cuore provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adulteri, le prostituzioni, i furti e le false testimonianze, le bestemmie. Queste sono le cose che rendono immondo l'uomo. Cos'è il peccato mortale? È quel peccato che raffredda l'amore nel cuore dell'uomo a causa di una violazione grave della legge di Dio, qualcosa che distoglie l'uomo da Dio. Il peccato mortale ci orienta verso qualcosa che è contrario all'amore vero. Ma è giusto sapere che un peccato è mortale quando ci sono queste tre condizioni. Innanzitutto si riferisce a qualcosa di grave, come per esempio quando si ferisce profondamente un'altra persona. 2. Deve esserci la consapevolezza di quello che si sta facendo, perché se una persona è consapevole che sta facendo del male e lo fa lo stesso, allora il peccato è più grave. 3. Deve esserci anche la libertà e la volontà di fare qualcosa di male, perché se per esempio accade un incidente che tu hai cercato di evitare ma è successo lo stesso, allora quello non è un peccato mortale. È necessario confessare anche i peccati veniali. Intanto chiariamo che i peccati veniali sono le piccole colpe quotidiane. La Chiesa ci insegna che non è strettamente necessaria la confessione di questi peccati che possono essere riparati attraverso la carità, ma è tuttavia raccomandata. Insomma, non è un obbligo confessarli, ma sicuramente fa bene perché ci aiuta a formare la nostra coscienza, a lottare contro le cattive inclinazioni, a lasciarci guarire da Cristo, a progredire nella vita dello Spirito. Tenete conto che la ripetizione dei peccati, anche veniali, genera i vizi. Qualcuno mi ha chiesto suggerimenti pratici per l'esame di coscienza. Forse dedicherò un approfondimento a questo tema stupendo. Comunque vi lascio alcuni spunti di riflessione. Quando fai l'esame di coscienza, comincia dalle cose che più ti pesano, che ti disturbano. Se dentro di te senti che c'è qualcosa di cui ti vergogni, qualcosa che non avresti dovuto fare, qualcosa che ti spaventa, qualcosa che non accetti di te stesso, insomma, se dentro di te non c'è l'armonia, ma c'è qualcosa che stride e ti disturba, probabilmente lì si annida un peccato. Gesù paragona il peccato a una malattia.
E tu come fai a riconoscere le malattie? Innanzitutto dai sintomi, è normale non partire dalla teologia, ma innanzitutto sii onesto con te stesso e parti da quello che senti dentro. L'esame di coscienza è l'esame di quello che senti dentro. La parola di Dio ti viene in aiuto come una lampada, porta luce in quello che stai vivendo. I 10 comandamenti restano sempre un punto di riferimento valido per riconoscere i peccati, ma innanzitutto confrontati con il grande precetto che ci ha lasciato Gesù Cristo, il precetto dell'amore. Interrogati su come stai amando Dio, se stai amando le persone che hai accanto e se stai amando te stesso. Se vivi nella pienezza dell'amore in te non c'è peccato, ma dove non c'è amore, lì c'è il peccato. Anche il racconto delle Beatitudini che troviamo nel Vangelo è un punto di riferimento classico per l'esame di coscienza. Ma prima di entrare in confessionale, ve lo ripeto, cercate un confessore con cui vi trovate bene, perché questo può essere di grande aiuto. Ma se non lo trovate, ricordate che comunque la grazia di Dio passa anche attraverso i confessori antipatici. Sì, è sempre importante ricordare che l'essenza della confessione sta nel sacramento del perdono, nel ricevere la soluzione, mentre altre sfaccettature, come l'accompagnamento spirituale, è sicuramente importante, ma non è sempre presente. Guardiamo adesso a cosa dobbiamo fare durante la confessione. Cominciamo la confessione con una giusta disposizione spirituale, ovvero con la coscienza che mi sto avvicinando a ricevere un sacramento, ricordandomi che devo essere umile, perché sto per chiedere a Dio il perdono dei peccati. E quando ho stabilito dentro di me un clima di raccoglimento e di preghiera, allora sono pronto a varcare la porta del confessionale. È necessario inginocchiarsi? No, non è indispensabile, possiamo anche sederci o stare in piedi, ma l'importante è manifestare anche con il portamento del nostro corpo che stiamo celebrando un momento importante per la nostra fede. Quindi evitiamo in ogni modo atteggiamenti trasandati e scomposti. Insieme al sacerdote facciamo il segno della croce e dopodiché normalmente ci viene rivolta qualche parola di accoglienza per darci la possibilità di manifestare i peccati da cui vogliamo essere perdonati. Come faccio a ricordarmi i peccati? Alcune persone portano con sé un fogliettino su cui hanno appuntato alcune cose di cui vogliono essere certi di non dimenticarsi. Altre persone invece non ne hanno bisogno. Comunque sia, non è necessario essere scrupolosi. È valida la confessione se non confesso i miei peccati? No, è indispensabile che chi si confessa dica i propri peccati al confessore. Tutti i peccati mortali di cui ha consapevolezza. Cerca quindi di dire tutti i peccati che ricordi, così come diresti ad un medico il male da cui vuoi essere curato, anche perché se li taci non inganni il confessore ma inganni te stesso. Quanto spesso devo andare a confessarmi? Secondo il precetto della Chiesa, ogni fedele è tenuto all'obbligo di confessare i peccati gravi almeno una volta nell'anno. Se però una persona sente di essere in peccato mortale, allora fa bene a confessarsi il prima possibile. Posso confessarmi anche se non sono completamente distaccato dal peccato? Sì, puoi confessarti anche se per esempio non sei ancora riuscito a perdonare completamente qualcuno. Parlane con il confessore e sarà per te un passo verso la guarigione completa. Cosa devo fare se il confessore ha fretta? Confessa i peccati che ti ricordi e accogli con gratitudine la soluzione. Quella soluzione è valida, anche se è mancato l'accompagnamento spirituale che tanto ti avrebbe giovato. Lo so, è brutto da dire, ma è così. A volte dobbiamo accontentarci di quello che troviamo, ma senza perdere la consapevolezza che anche attraverso la piccolezza del confessore la grazia di Dio ti raggiunge pienamente. Se non ci sono peccati particolarmente gravi, una persona ogni quanto tempo deve confessarsi. Questo dipende dalla vostra sensibilità e anche dalla disponibilità dei confessori. A mio parere è una cosa buona confessarsi
almeno prima delle grandi feste religiose, in Quaresima, in Avvento, nella preparazione alla Pentecoste. La confessione mensile è una ottima pratica, ma per alcuni è troppo tanto e per altri è troppo poco. Dipende quindi dal cammino spirituale che state facendo. Perché è importante dire i propri peccati? Perché è un atto di fiducia in Dio che ci ama. Inoltre così guardiamo in faccia i peccati di cui ci siamo resi colpevoli, ce ne assumiamo la responsabilità e così facendo ci apriamo a Dio e alla comunione della Chiesa. Inoltre il sacerdote potrà anche darci un consiglio per affrontare meglio le nostre debolezze. Se in passato ho commesso peccati gravi, devo ridirli ogni volta? No, assolutamente no. Una volta che sei stato assolto il perdono è completo, quindi è meglio non ripetere più quelle cose, almeno che possa risultare utile per l'accompagnamento spirituale. Anche i pensieri cattivi sono peccati? Ci sono alcuni pensieri che ci disturbano e che noi non vorremmo avere, ma si presentano lo stesso nella nostra mente. Quelli non sono peccati perché non li abbiamo voluti. Ma se noi consapevolmente, volontariamente custodiamo pensieri cattivi, come se per esempio progettiamo di vendicarci contro qualcuno, quelli sono peccati. Mi vergogno di andare dallo stesso confessore perché non voglio deluderlo, mostrando che cado sempre negli stessi peccati. No, non preoccuparti, il confessore non si scandalizza per queste cose, sono cose che sentiamo sempre. Quando noi confessiamo, desideriamo solo guarire spiritualmente chi si presenta a noi. E poi ditemi voi che confessore è un confessore che non sa ascoltare i peccati. Non preoccupatevi di raccontare i peccati al confessore perché è lì anche per questo. Faccio bene a confessarmi solo dai confessori con cui mi trovo bene? Sì, certo, non c'è nessuna ragione per andare in cerca di guai. Se ti trovi bene con qualcuno, continua ad andare da lui finché puoi. La confessione deve essere fatta per forza in un confessionale? No, è a discrezione del confessore trovare un luogo adatto per favorire la celebrazione di questo sacramento. Non sempre è facile soddisfare tutti i penitenti perché alcuni preferiscono rimanere nascosti, altri preferiscono un dialogo diretto. È necessario fare l'elenco di ogni singolo peccato o è possibile sintetizzare? Sì, è possibile sintetizzare. Se per esempio racconto 2 bugie al giorno e vado a confessarmi una volta al mese, non è necessario raccontare tutte e 60 le bugie. È sufficiente far capire al confessore il proprio peccato ed eventualmente la gravità del peccato. Faccio bene a partecipare alla comunione eucaristica solo dopo essermi confessato? No, puoi partecipare sempre e ti consiglio di partecipare ogni volta che vai a messa e se poi cadi in un peccato mortale, allora sì, vai a confessarti. Cos'è la confessione generale? Anche se non è necessario confessare i peccati che sono già stati confessati, in certi momenti particolari una persona può sentire il bisogno di presentarsi al Signore implorando il perdono per tutte le gravi mancanze della sua vita. In questo caso può chiedere al confessore di accogliere una confessione generale, in cui appunto chiede perdono per ogni peccato grave commesso nella vita. Va bene confessarsi per paura della dannazione? Diciamo che è meglio confessarsi perché abbiamo preso coscienza che stiamo facendo del male e perché vogliamo migliorare. Tuttavia anche la paura può avere un suo ruolo positivo se ci smuove dai vizi e ci sprona a fare i primi passi della conversione. Che senso ha confessarmi se ripeto sempre gli stessi peccati? Il significato è che non vuoi darla vinta ai peccati. Nonostante non sei ancora riuscito a vincere la battaglia, non hai nemmeno rinunciato a combatterla. E se ancora non hai trovato la forza per amare con un amore puro, tuttavia non rinunci a camminare in quella direzione. Ci vuole umiltà nel riconoscersi fragili e il Padre è sempre pronto a perdonare chi ritorna a Lui in cerca di perdono. Se ho offeso una persona e mi sono scusato con lei, devo chiedere perdono anche a Dio? Se ti sei già riconciliato con tuo fratello e hai fatto la cosa più urgente, ricordati comunque di chiedere perdono anche a Dio, perché il peccato ha sempre un effetto negativo anche sulla tua anima e sulla comunità di cui fai parte. E nel momento in cui fai del male a una persona,
tu stai offendendo anche Dio. È valida la confessione senza essere pentiti? No, non è valida. La confessione non è un gioco. È necessario fare quanto è nelle nostre capacità per orientare la nostra vita verso Dio, per tornare a Lui con tutto il cuore, per cui non è sufficiente presentarsi davanti a un prete e fare l'elenco dei peccati, ma quello che conta è prendere le distanze dal male, essere dispiaciuti del male commesso e detestarlo e avere il proposito di vivere nella luce. Perché il prete mi assegna una penitenza dopo la confessione? La penitenza non è una punizione per i peccati, è invece un modo per esprimere la nostra gratitudine a Dio che ci ha perdonati ed è anche un modo per cercare di rimediare al male che abbiamo creato con il nostro peccato. Per esempio, se hai rubato non è sufficiente celebrare il perdono, ma se è possibile devi anche restituire quello che hai rubato. Se offendessi una persona dovresti cercare di riconciliarti, se sei stato egoista devi cercare di essere caritatevole e via dicendo. A volte la penitenza è una semplice preghiera, l'importante è che tu faccia quanto ti viene chiesto e se ti sembra di non essere in grado, cerca di trovare una soluzione in dialogo con il confessore, perché la confessione sia valida è necessario accettare e compiere la penitenza che ci è stata data. Quali peccati possono essere perdonati? I vescovi e i preti, avendo ricevuto il sacramento dell'ordine, hanno il potere di perdonare tutti i peccati, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alcuni peccati particolarmente gravi sono tuttavia colpiti dalla scomunica, la pena ecclesiastica più severa. In quei casi la soluzione può essere accordata solo dal Papa, dal Vescovo del luogo o dai preti da loro autorizzati. Tuttavia, in caso di pericolo di morte, ogni sacerdote può assolvere da qualsiasi peccato e da qualsiasi scomunica. Quale peccato è imperdonabile? Gesù ci ha insegnato che qualunque peccato e bestemmia saranno perdonati agli uomini, ma la bestemmia contro lo spirito non sarà perdonata. La misericordia di Dio non conosce limiti, ma chi deliberatamente rifiuta di accoglierla attraverso il pentimento respinge il perdono dei propri peccati e la salvezza offerta dallo Spirito Santo. Un tale indurimento può portare alla rovina eterna. È valida la soluzione da parte di un confessore che ha commesso pure lui qualche peccato. Sì, è valida perché in quel momento non sta agendo a nome suo personale, ma in nome della Chiesa, che è il corpo di Cristo. E quando il prete dice le parole «Io ti assolvo dai tuoi peccati» nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, in quel momento è Dio stesso che sta perdonando. Quelle parole sono efficaci, non sono una speranza, non sono un augurio, ma sono una realtà che si sta realizzando nel momento in cui quelle parole vengono pronunciate. È vero che il confessore non deve dire a nessuno ciò che ha ascoltato in confessionale, sì, è verissimo. Quello che viene detto in confessionale resta segreto. Questo dà la garanzia a chi si confessa di poter aprire il suo cuore con serenità e fiducia. Quali sono gli effetti della confessione? Ci viene donato il perdono e la pace. Ritorniamo ad essere in grazia di Dio, ci riconciliamo con la Chiesa, siamo liberati dalla schiavitù del peccato, ci scarichiamo dal peso del male, siamo fortificati dallo Spirito Santo. Convertendoci a Cristo mediante la penitenza e la fede passiamo dalla morte alla vita e non andiamo incontro al giudizio. Sono valide le celebrazioni comunitarie della penitenza? È possibile prepararsi comunitariamente alla confessione, tuttavia questo non toglie che ci debba essere la confessione personale dei peccati e la soluzione individuale. Solo in casi di grave necessità si può ricorrere alla celebrazione comunitaria della riconciliazione, con confessione generale e assoluzione generale. Ma la gravità deve essere una gravità vera e non semplicemente perché si ha fretta di confessare tutti in un colpo. La confessione individuale resta quindi l'unico modo ordinario grazie al quale i fedeli si riconciliano con Dio e con la Chiesa. Se sono andato da un confessore e non mi ha assolto, e poi un'altra volta sono andato da un altro confessore e quello mi ha assolto, la sua assoluzione è valida?
Sì, certo, se ti sei confessato con onestà e sei stato assolto, stai tranquillo e vai in pace. I tuoi peccati sono stati perdonati. Se dopo essermi confessato mi rendo conto che avrei dovuto spiegarmi meglio come mi sono dimenticato un peccato, è valido lo stesso la soluzione? Sì, l'importante è cercare di confessarsi bene, secondo le proprie capacità. E se ci confessiamo in questo modo vengono perdonati tutti i peccati, anche quelli di cui non siamo consapevoli. L'importante è non omettere volontariamente i peccati gravi. Questo renderebbe inutile l'intera confessione. Come mai dopo la confessione mi rimangono i sensi di colpa? Perché la confessione perdona i peccati ma non ne cancella il ricordo. Per questo potremmo ancora conservare in noi il ricordo doloroso dei nostri errori, ma abbiamo però la sicurezza che Dio ci ha perdonati e questo deve darci pace. Cosa succede se uno muore senza essersi confessato? Va all'inferno? No, non esageriamo, la confessione ci assicura il perdono e la pace di Dio, ma questo non significa che Dio non possa comunque accogliere nel suo regno anche altre persone che non si sono confessate. Abba Daniele era noto per la sua dolcezza e la misericordia verso i peccatori. Un giorno, venuto a confessare un ammalato, lo trovò un po' reticente. Io non insisto, disse, perché tu ti confessi, non voglio che la paura ti faccia prendere una decisione affrettata. Dormici sopra. Se domani mattina ti svegli, chiamami. A parte gli scherzi, la confessione è un dono bellissimo che Dio ci ha fatto per scoprire che il suo amore è capace di guarirci, per riscoprire la bellezza di vivere in pace con noi stessi e con il Padre. Lasciati riconciliare con Dio. Bene, carissimi fratelli e sorelle, secondo le mie capacità ho risposto alle vostre domande e ora sono io a chiedere a voi di condividere questa riflessione, di lasciare un commento e naturalmente, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi per seguire le prossime uscite. Grazie, ciao ciao e abbi cura di te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che ci seguite dalle vostre case attraverso TV 2000 e il sito internet del santuario. Preghiamo per noi, per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera, preghiamo per Papa Francesco, per gli ammalati e per quanti ci sono stati segnalati anche via email o via telefono. Affidiamo tutti a Maria, l'Immacolata Concezione. Ci guida nella preghiera la contemplazione dei misteri dolorosi.
Primo mistero, Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Con Maria pronunciamo il nostro sì negli orti dei nostri Getsemani. Il nostro cuore diverrà allora un altare dove Gesù celebrerà continuamente la messa dell'amore. Egli, nello spazio aperto del nostro sì doloroso, farà germogliare la pace, la gioia, la libertà. Il nostro cuore si trasformerà allora nella dimora di quell'oceano di pace che è la Santissima Trinità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe. Tutte le anime, specialmente le più bisognose. Secondo mistero, Gesù viene flagellato dai soldati. Gesù non risponde più con le parole, ma con la parola eloquente e disarmato dell'amore donato. Egli risponde al rifiuto della folla e alla fuga di Pilato
con l'amore fino alla fine. Egli si fece flagellare. Ogni battitura è stata un grido d'amore e di perdono. Ti amo, ti perdono. Quel perdono che trova un meraviglioso pronunciamento sulla croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero, Gesù viene coronato di spine e condannato a morte. Ogni spina della corona postagli sul capo è il segno che Gesù è venuto per servirci, vale a dire per donarci il meglio che ogni uomo potrà mai desiderare e ricevere nella propria vita luce, calore, pienezza, dolcezza, tenerezza, il mistero cioè dell'amore di Dio. Facciamoci strumenti di pace e di amore verso ogni uomo. Accogliamo le spine delle umiliazioni
delle incomprensioni e delle fatiche che possono scaturire dal nostro farci servi della parola. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdoniamo i nostri debiti, come noi perdoniamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci da Quarto mistero, Gesù sale al Calvario portando la croce. Gesù è abbandonato completamente dagli uomini, rifiutato da coloro a cui aveva donato tanto amore nella sua missione, da coloro a cui aveva fatto tanto del bene, guarendo malati, risuscitando morti, donando il pane della parola di verità e il pane del nutrimento fisico. Non c'è solitudine, non c'è emarginazione allora che non sia guardata con intensissimo amore e tenerezza da Dio, che non venga da Dio fatta sua, che non sia poi trasformata in un incontro con Lui stesso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero, Gesù muore in croce. Guardiamo Maria che sotto la croce rinnova il suo sì alla volontà di Dio e con lei percorriamo la strada del nostro Calvario. Lei ci aiuterà ad accogliere il mistero e a essere illuminati e trasfigurati da essa. Da parte sua, Maria ha fatto la sua parte di credente, accogliendo il mistero dell'agire di Dio nella sua vita, attraverso la meditazione, la preghiera e l'abbandono a Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e perdona i nostri debiti, come noi perdoniamo ai nostri debitori, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe. Preghiamo per il Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Regina Celi, letare, alleluia. Qui acque meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicudici, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Maria, donna del cammino, desideriamo metterci in viaggio con te verso la montagna per portare il frutto del nostro sì alle tante Elisabetta che incontreremo nel nostro cammino. Con te desideriamo salire a Betlemme, casa del pane, perché il Signore ci trasformi in pane spezzato per amore di ogni uomo. Con te desideriamo salire a Gerusalemme,
la città santa, affinché il Signore renda le nostre persone, le nostre famiglie, templi dello Spirito Santo, sempre più limpidi e trasparenti dell'amore trinitario. Maria, accompagnaci sulle strade dei nostri calvari e donaci la forza di stare diritti davanti alla croce come altari graditi a Dio, nei quali si celebra il mistero del suo amore. Maria, ci affidiamo a te e ti ringraziamo, perché sappiamo che il nostro cammino con te non si ferma sotto la croce, ma prosegue fino al giardino della risurrezione, dove il tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo ci rivolgerà le meravigliose parole: rallegrati, sono risorto come aveva promesso. Grazie Maria, grazie Gesù. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Madre della Consolazione, Santa Bernardetta, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Vaundi Bernardetta, fu scegli a cercare, con due bambinette che il gelo fa tremare. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo. E buonasera a tutti. Benvenuto a tutto il pubblico di TV2000, va da retro il nostro settimanale di informazione sul mondo delle sette e sul satanismo. Oggi vogliamo partire da un punto, dal fatto che è accaduto esattamente una settimana fa. In una nota trasmissione del servizio pubblico, alcuni presunti scienziati hanno parlato di esorcismo che è stato definito semplicemente da questi personaggi disturbi multipli. Leggo il virgolettato: addirittura la possessione per la scienza avrebbe origine nell'infanzia, sono fenomeni illusori, occorrono prove come immagini registrate, non solo testimonianze. E questo è quello che chiede la scienza. Noi alla scienza, con anche questo programma, vogliamo dire soltanto questo. Innanzitutto, dietro al divieto della Santa Sede di vietare appunto telecamere o nastri di qualsiasi tipo durante il rito esorcistico, è semplicemente una forma di rispetto. Rispetto per chi? Ovviamente per la persona che va dall'esorcista, per salvaguardarne anche la dignità. Immaginiamo cosa sarebbe se la possessione di queste persone fosse messa sotto forma di spettacolo. E poi ci chiediamo anche cosa ne sarebbe delle loro famiglie, che spesso sono all'oscuro purtroppo di questi disturbi. E soprattutto ci chiediamo: ma quante prove poi servirebbero? Ne basterebbe una? Ce ne vorrebbero 1000, 1 milione? Ecco, quello che noi vogliamo dire è che spesso anche la scienza dovrebbe essere un po' più umile nel senso di riconoscere che spesso non sempre ci sono delle risposte a
tutti i fatti, ma se visti con luce soprannaturale, con una luce sempre sotto la lente della Chiesa, molti fatti diventano spiegabili come. Noi infatti parliamo qui a Valle Retro di esorcismi e lo facciamo non solo con chi in modo silenzioso, in modo eroico anche pratica questi riti ogni giorno, ma soprattutto vogliamo raccontarvi delle storie di immenso dolore, anche di eroismo, senza far spettacolo, ma semplicemente per raccontarvi il dolore di storie ordinarie, di storie come questa che adesso andremo a vedere insieme. Kita baca. Lama sudah dapat tanya nih. Aku lama sudah dapat tanya. Tidak mau. Tre uomini e tre donne a giudizio dalla Corte d'Assise di Bruxelles sono accusati di aver ucciso una ragazza di origini marocchine facendole subire dei riti esorcistici allo scopo di renderla feconda. I 6 imputati, 2 di loro autoproclamatisi esorcisti e membri di un'associazione musulmana radicale, dovranno rispondere di torture che hanno provocato la morte. Rischiano dai 20 ai 30 anni di prigione. La vittima, 23 anni, è morta a Bruxelles. Qualche ora prima suo marito aveva chiamato i soccorsi per segnalare che la sua sposa aveva avuto un malessere mentre era andata in bagno. L'ipotesi di morte naturale è stata però rapidamente scartata. Il suo cadavere è stato ritrovato coperto di ematomi e i suoi polmoni erano riempiti d'acqua. Suo marito ha finito per confessare che la sua giovane moglie subiva da più di un mese delle sedute di esorcismo secondo il rito della rochiglia e destinato a cacciare dal suo corpo i jinns, cattivi spiriti che le impedivano di restare incinta. Questi riti erano praticati nell'appartamento della coppia di Bruxelles da un marocchino autoproclamatosi Cheikhi e i suoi discepoli, un belga convertito all'Islam con l'assistenza del marito di 3 sorelle musulmane della vittima. Durante questo periodo la giovane musulmana ha ingurgitato decine di litri di acqua santa, mangiava solo 2 cucchiai di yogurt al giorno. Per far uscire i jinns, gli esorcisti le mettevano le dita nella gola, le facevano fare dei bagni in acqua caldissima e la colpivano con mani e bastoni coperti di versi del Corano. La famiglia della vittima richiede che la tortura sia riconosciuta dalla giustizia, ricorda che questo rituale è una deriva settaria contraria ai principi dell'Islam. Benvenuto a tutto il pubblico di TV2000, Valle Retro, il nostro settimanale di informazione sul mondo delle sette e sul satanismo. Io intanto do il benvenuto a Padre Francesco Bamonte, esorcista. Padre Francesco, grazie di essere qui. Pace bene. Qual è la differenza del rito esorcistico della Chiesa Cattolica con il presunto rito di cui abbiamo visto le immagini pochi secondi fa? È una differenza abissale. Innanzitutto mi ha sconcertato quei colpi che sono stati dati su quella poverina. Non è certo questo il modo di cacciare il demonio, qualora si accertasse veramente che c'è questa presenza.
Innanzitutto si tratta di un combattimento spirituale, quindi è un combattimento che si fa non con la forza fisica ma con la preghiera. Il demonio si caccia nel nome di Gesù Cristo pregando. Padre, ma nel rituale cristiano ed è appunto quello che lei utilizza tutti i giorni per insomma, cercare di vincere spesso le possessioni diaboliche, c'è una figura chiara che è quella di Gesù Cristo. Tutto il resto, cioè lei quando si fa promotore del rito esorcistico, dietro di lei chi c'è insieme a lei che opera? Innanzitutto noi operiamo sempre dopo aver consultato anche i medici, i psichiatri che hanno incontrato le persone che arrivano da noi, quindi c'è una stretta collaborazione tra l'esorcista, almeno nel mondo cattolico, tra esorcista e psichiatri e psicologi e medici. Bisogna sempre verificare che il fenomeno che si manifesta non sia spiegabile scientificamente e poi capire se è qualcosa che la scienza non riesce a spiegare perché magari spiegherà più in seguito, oppure è qualcosa di origine soprannaturale. Allora in quel caso si procede con l'esorcismo. Ma lei quando pratica l'esorcismo non lo pratica a nome suo ovviamente, lo pratica a nome... Certo, a nome di Cristo e della Chiesa. L'esorcismo è un comando dato da Cristo: nel mio nome caccerete i demoni. E Cristo Gesù ha dato alla Chiesa la facoltà, il potere di cacciare i demoni, oltre al mandato di annunciare il regno di Dio, di pregare e guarire gli ammalati, oltre al comando di celebrare il sacrificio eucaristico, di rimettere i peccati, di battezzare nel suo nome, anche quello di cacciare i demoni. È quindi un ministero pastorale della Chiesa che Cristo stesso ha affidato alla Chiesa per il bene dei fedeli, là dove si accerti, dopo un serio discernimento, una reale azione straordinaria del demonio. Padre Francesco, visto che qui insomma alcuni comitati, alcuni presunti scienziati dicono che l'esorcismo potrebbe essere una autosuggestione, a lei è mai capitato di aver, tra virgolette, sbagliato una diagnosi in questo senso? Certamente è possibile, non tanto l'esorcismo, ma che la persona che ritiene di essere posseduta in realtà sia suggestionata, abbia delle false paure, un'interpretazione errata dei fenomeni che gli stanno accadendo. Quindi è alla fine l'esorcista, dopo aver ascoltato i familiari o persone conoscenti, dopo aver ascoltato la persona stessa, dopo aver visto anche le cartelle cliniche, a dare l'ultima parola sul caso se la possessione sia tale o meno. Ora, Padre Francesco, noi abbiamo raccolto, e ringrazio veramente di cuore, perché insomma anche queste persone che poi vengono qui e testimoniano la loro storia, che sono storie di grande dolore, e per questo anche per salvaguardarne anche la dignità abbiamo preferito modificarne anche la voce. Questa è la storia di una donna di scienza, quindi non parliamo di una persona che non sa di cosa si parla, una persona di scienza che è stata costretta a, insomma, per vari motivi che essa stessa adesso ci dirà, è stata costretta poi a fare un percorso insieme al suo esorcista fino ad una liberazione che in questo caso è molto particolare, però non vi voglio anticipare niente, sentiamoci soltanto questo piccolo frame della sua storia. La mia storia comincia nel febbraio del 2004, in modo abbastanza poco sospetto, per così dire, nel senso che ho cominciato a trovare sui miei indumenti degli strani buchi, come se fossero prodotti da un acido o da una bruciatura. Lì per lì sinceramente ho pensato a darne o un problema di detersivo, o magari anche un problema dermatologico mio, visto che alcuni erano a contatto con la pelle. Una formazione scientifica come quella mia ti spinge sempre a pensare, a cercare la spiegazione logica, quella concreta, assolutamente non quella soprannaturale. Però ecco, questi buchi si ritrovavano su ogni indumento, interno, esterno, a ripetizione, ma soprattutto nella stessa forma, nella stessa disposizione e nello stesso numero. Cominciava ad essere un po' strana la cosa, ne ho parlato con medici, ne conosco diversi,
anche molto bravi, e tutti mi hanno detto no, guarda, saresti un caso da annali della medicina, né più né meno. E ho provato a cambiare cassetti, a cambiare tipo di lavaggio, ho cercato tutte le spiegazioni possibili e immaginabili. A un certo punto mi ero rassegnata a buttarli semplicemente, senza preoccuparmene, andava così, anche se cominciavo a essere un po' nervosa al riguardo. Poi è successo che un buco praticamente identico, anche se uno solo, l'ho trovato sul pigiamino di mia figlia, piccola, molto piccola a quell'epoca. E questo ha fatto scattare qualche cosa dentro di me. Ho detto non mi importa quale sia la vera spiegazione, io devo trovare una soluzione. E a quel punto ero disposta anche a pensare alla possibilità del sovrannaturale. Abbiamo sentito una serie di buchi, una serie di piccoli segni che dimostrano che c'è qualcosa che non va, questi segni che poi vanno anche a finire sul pigiamino di della figlia di questa signora, di questa bambina, e da lì comincia il caos. Cioè, padre Francesco, noi vogliamo ragionare su questo. Quando una persona si accorge che c'è qualcosa che non va, quando una persona si accorge che la sua vita sta cambiando, quando una persona è andata già da medici, da professionisti, da specialisti, alla fine arrivano da lei. Lei cosa fa? Beh, io è mia abitudine tranquillizzare le persone. Innanzitutto verificare il livello di vita cristiana, il livello della fede di queste persone, poi chiarire bene quali fenomeni avvengono e poi invitare alla preghiera. Quando non c'è una spiegazione scientifica dei fenomeni, io dico sempre: Dio sa che cosa sta accadendo, quindi se noi lo preghiamo con fiducia, Lui interverrà e ci aiuterà a capire l'origine del male che ti sta opprimendo. Quindi dobbiamo avere grande fiducia in Lui e grande speranza che non mancherà di aiutarci. Ma poi come effettua la vera e propria diagnosi? La diagnosi si fa innanzitutto con un attento ascolto, come dicevo, sia della persona stessa, dei familiari, dei medici, poi un secondo momento nella preghiera. Se durante la preghiera emergessero dei fondati motivi di sospetto di un'azione particolare del demonio, allora l'esorcista, nel momento in cui questi fenomeni corrispondono a quelli che il rituale degli esorcismi classifica come segnali di una possessione diabolica, di una possibile possessione, presunta possessione diabolica, procede all'esorcismo. Se durante l'esorcismo questa presenza, che già si era in parte palesata, si manifesta in maniera chiara, evidente, dice cose che quella persona non può dire, fa cose che quella persona non è in grado di fare, quella persona assume delle forze che non corrispondono alla sua età e alla sua condizione fisica, e soprattutto un'avversione al sacro assolutamente inspiegabile, non un'avversione al sacro generica, ideologica o psicologica come c'è nel mondo, ma una avversione a orario che inizia in un momento e finisce dopo 5 minuti, e insieme associato a tutti i fenomeni precedenti si può sospettare che quella personalità diversa che emerge sia appunto il maligno. Il maligno. Il maligno non solo, come vedremo adesso nel corso anche di questa testimonianza, non solo prende possesso, perdonatemi il termine, di questa persona, ma prende il possesso di tutti, di quasi tutti i componenti della sua famiglia. Vediamo che succede. Un sacerdote esorcista, anche se allora questa parola non era stata ancora detta, era la cosa migliore, la scelta migliore ovviamente. Ho telefonato e mi è stato dato un appuntamento. Lui già per telefono mi ha detto con molta calma, con molta tranquillità: lei comincia a controllare dentro casa, sa, i cuscini, mi disse. Io, va bene, se lo dice lei, figuriamoci. E mi diede anche appunto un appuntamento.
Quindi con questa mia amica, sempre col suo aiuto, abbiamo cominciato a controllare tutti i cuscini di casa e sembrava che non ci fosse nulla, fino a che a un certo punto questa mia amica vede un cuscino, che era un cuscino con un portapigiama a giocattolo, fra l'altro, c'era un gattino sopra, ed era una cosa che era stata regalata a me tanti anni prima, poi però era stata utilizzata da mio marito come cuscino per un po' di tempo e poi all'ultimo ci giocava mia figlia. Apriamo anche questo, ho detto. L'abbiamo aperto e lì c'era del materiale di cui sono fatti i cuscini normalmente, con materiale sintetico, una formazione che così a prima vista sembrava un grosso cuore di animale. So che può sembrare assurdo, ma le assicuro che era proprio così. Un cuore di animale con anche una specie di pezzo di arteria che usciva fuori, era un pochino impressionante, devo dire. Ho chiamato immediatamente il sacerdote, ovviamente, per dirgli che cosa avevamo trovato, quell'unico ritrovamento, e lui già per telefono mi ha detto: guardi, lo ponga in una busta, se per caso dovesse avere dell'acqua benedetta ce lo cosparga, pregando, ovviamente pregando, sempre pregando, e poi lo chiuda nella busta, che quando ci vediamo me lo porta insieme agli indumenti che volevo fargli vedere. E così è stato. Ho seguito le istruzioni scrupolosamente, sono brava a seguire i manuali, perché appunto come formazione scientifica la cosa che so fare meglio è seguire le istruzioni. Ho portato tutto questo materiale all'appuntamento con il sacerdote, lui ha guardato tutti questi reperti, diciamo così, e nonostante abbia comunque mantenuto tranquillità, serenità e cercato sempre di tranquillizzarmi, di farmi stare serena, ha evidentemente trovato qualcosa di particolare. Un cuscino aperto, un cuscino in cui dentro c'è qualcosa che non dovrebbe essere lì. Cos'è questo qualcosa? Questo qualcosa è l'oggetto del maleficio. Noi non vogliamo assolutamente creare panico né isteria, però vogliamo soltanto indagare. Padre Francesco, questi malefici, o meglio, questi oggetti di malefici si materializzano dentro cuscini e materassi? C'è un perché quelle poche volte che accadono? È un fenomeno rarissimo, quindi giustamente, come dice lei, vorrei che chi ci sta seguendo non entri, diciamo, nella cosiddetta psicosi da maleficio, che è molto molto più pericolosa e dannosa dello stesso eventuale raro maleficio che può essere messo in atto contro qualcuno. Certamente diremmo il falso se dicessimo che questi fenomeni non accadono, perché noi esorcisti purtroppo dobbiamo accostatarli varie volte nel nostro ministero. E dobbiamo dire anche che la maggior parte degli operatori dell'occulto che operano malefici sono semplici imbroglioni, inabili persone che sfruttano la credulità della gente, e quindi bisogna dire innanzitutto che non qualsiasi persona che dica di essere in grado di operare un maleficio è veramente in grado di farlo. Per fortuna. Sono persone certamente legate a Satana, alcuni in maniera profonda, e sono pochissimi, quei pochissimi certamente sono in grado di fare dei danni. Quindi talvolta noi accertiamo questi fenomeni. Sembrerebbe che a volte questi agglomerati malefici vengono introdotti o materialmente tramite qualche persona conoscente alla persona che hanno in mente di colpire, oppure in rarissime situazioni, là dove si creano le condizioni, e si creano soprattutto dove manca una barriera spirituale, una vita di preghiera, una vita di fede, di sacramenti, il maleficio sembra attecchire. E perché c'è un motivo particolare? Perché nel cuscino o nel materasso? Sembrerebbe che gli operatori dell'occulto scelgono questo oggetto che è il cuscino perché si sta più a lungo poggiati col capo, e quindi nel loro intendimento la persona dovrebbe ricevere un maggior numero di ore di influsso malefico. Però ripeto, non vorrei che i telespettatori adesso si scatenassero nel cercare nei cuscini qualcosa.
Io dico questo, il nostro maggior nemico è il peccato. Il peccato apre tante volte la strada al demonio per operare innanzitutto mali di ordine morale, più che fisico. Quindi l'importante è che noi viviamo in comunione con Dio, stiamo nella grazia di Dio e il Signore e la Vergine Immacolata ci custodiscono da questo tipo di mali. Ora, Padre Francesco, lei parlava di Vergine Immacolata e questo mi dà l'appiglio per lanciare l'ultima parte dell'intervista, che è quella forse più forte, perché vediamo cosa succede proprio grazie alla Madonna, come si chiude l'esorcismo finale. Vediamo insieme. Il sacerdote ha cominciato a chiedere a questa che secondo lui era già un'entità che si stava manifestando, ma che io mai potevo immaginare, il nome, che cosa facesse lì, per quale motivo, e questo qualcosa non voleva rispondere, era rabbioso, ringhiava, sono uscite fuori toni di voce che non erano i miei mai stati, cose terribili, anche insulti, improperi, una rabbia che non credo che un essere umano possa sentire, non così forte, non è possibile. Non è una rabbia umana quella. In questi 2 anni, a parte il fatto del cambiare voce, che può anche essere considerato un segno minore, ma io veramente, questa entità, chiamiamola così, attraverso me ha parlato lingue straniere che io non ho mai conosciuto, ha manifestato una forza fisica che non avrei mai potuto avere come persona, come essere umano, ma veramente, da dovermi tenere in 5-6 persone, una cosa folle. E poi esprimere concetti teologici che io, a parte che di teologia non ne so nulla neanche ora, ma concetti teologici che non avrei mai immaginato e che a detta del sacerdote erano anche esatti, e riconoscere delle reliquie che io non solo non conoscevo, ma non sapevo nemmeno che in quel momento fossero in quella stanza, di santi di cui non avevo mai sentito parlare. E tutto questo erano cose che il sacerdote riusciva a far dire al demonio grazie alle preghiere e all'intervento della Madre di Dio, alle parole per Cristo, con Cristo e in Cristo. È impazzito veramente, c'è stata veramente una ribellione che dire forte non rende l'idea. E all'improvviso ho cominciato a sentirmi pervadere da una luce bianchissima, accecante, fortissima, ma per me meravigliosa. Luce che, aprendo gli occhi, non vedevo, perché eravamo in penombra. La luce si manifestava quando io avevo gli occhi chiusi, ma la cosa più bella era che per me era una luce soave, fortissima sì, ma che portava solo pace. Per quella bestia immonda era una sofferenza indicibile. E diceva che il suo manto ci stava avvolgendo, tutti noi che eravamo lì, e che lei stava intercedendo per me, per la mia liberazione. E poi ha lanciato un urlo spaventoso che io forse non ricordo neanche, in realtà ricordo il dolore alle orecchie. Quindi la Madonna mi ha liberato. Il vero male è rivolgersi a maghi, a fattucchieri, perché purtroppo poi è questo l'errore che si commette. Quando si sospetta qualcosa di soprannaturale ci si butta ancora di più nel soprannaturale, questo è un errore grandissimo. Quindi quando c'è qualcosa che non vi sapete spiegare, cercate sì le spiegazioni mediche, psicologiche, fatevi aiutare da tutti gli specialisti, ma anche da quel grande specialista che è la Chiesa. Liberata dunque grazie a questa luce, liberata grazie a quello che possiamo, penso, dire, Padre Francesco, con molta tranquillità, liberata grazie alla Madre di Dio, quindi alla Madonna. Padre Francesco, è commovente vedere e sentire testimonianze così che parlano dell'influsso della Madonna nella battaglia, nella guerra contro il diavolo. È così persistente la presenza della Madonna durante i riti esorcistici? Certamente verifico in maniera costante questa presenza amorevole e materna della Madonna durante l'esorcismo, è segnalato dal demonio stesso che con grande furore, con odio, con parole
oscene, parole con bestemmie, si rivolge alla Madre di Dio dicendo che è lì presente e sta intercedendo per quella persona che la ama, che vuole liberarla. E quindi questo davvero è commovente, perché durante l'esorcismo è tutta la Chiesa, la Madonna, i santi che intercedono e che pregano in favore di quel nostro fratello o quella nostra sorella posseduti. Francesco, ma c'è anche di più, se non sbaglio, cioè quando lei ordina in qualità di esorcista alla persona che sta esorcizzando, o meglio alla bestia, come diceva la signora che subisce l'esorcismo, ordina di dire e di parlare in favore della Madonna, cosa risponde? Talvolta, è costretto a rispondere? Talvolta Dio permette che risponda, non sempre, ma talvolta permette che dica delle cose davvero che attestano la dignità della Madre di Dio, la sua sublime santità, le sue prerogative e le sue virtù. E un esempio l'ho riportato proprio nel testo dove queste testimonianze sono confluite. Cioè addirittura ha composto un sonetto, sì, una poesia. C'era un episodio che era riportato da molti volumi, da molti libri, ma non riuscivo mai a trovare le fonti, per cui qualcuno cominciava a mettere in dubbio questo episodio bellissimo. Ho fatto delle ricerche approfondite e ho scoperto che questo componimento lirico che il demonio fu costretto a fare fu citato nel 1907 dal cardinale Francesco Salesio della Volpe al processo ordinario romano che si svolse tra il 1907 e il 1928 per la beatificazione e canonizzazione del servo di Dio, il Papa Pio IX. Ma quindi, sì, come dire, sotto questo vorrei che fosse chiaro, cioè il diavolo anche quando possiede una persona, se comandato da chi rappresenta in quel momento, quindi l'esorcista, la Chiesa e ovviamente il Vangelo, eccetera, se gli viene ordinato di dire una cosa che riguarda il nemico numero uno, che quindi presumo sia per il diavolo la Madonna, il diavolo risponde e lo fa anche in modo egregio, tant'è vero che addirittura compone poesie sotto, quindi queste poesie sono state dettate sotto esorcismo, se non ho capito male. Sì, due predicatori domenicani che assistevano a un esorcismo nel 1823 in una città dell'Italia meridionale, ecco, durante una missione parrocchiale si trovarono a assistere appunto agli esorcismi di un ragazzo undicenne analfabeta e l'esorcista impose al demonio nel nome di Gesù di dimostrare che Maria era immacolata. E gli comandò addirittura di farlo mediante un componimento poetico di 14 versi endecasillabi a rima obbligata, distinti in 2 quartine e 2 terzine. Quindi anche molto tecnica. Certo, era impossibile per un ragazzo analfabeta poter produrre un testo del genere. Però, Padre Francesco, non diciamo di più, perché noi proprio sul rapporto diavolo e Madonna vorremmo poi dedicarci una puntata intera. Io invece, visto che siamo quasi in chiusura, volevo annunciarle, forse già lo saprà, che a breve succederà un altro fatto straordinario, ovvero il 13 luglio del prossimo venturo si aprirà ufficialmente l'inchiesta diocesana per la beatificazione di Padre Candido Amantini. Padre Candido, lo ricordiamo tutti, era un noto esorcista, se non sbaglio, per 30 anni e oltre ha praticato riti esorcistici alla Scala Santa e soprattutto il suo allievo, forse più conosciuto, è Padre Gabriele Amort. Padre Francesco, questo riconoscimento, quindi l'apertura di un processo che sicuramente andrà ovviamente a buon fine, quindi un nuovo beato, un nuovo santo nella storia della Chiesa, santo esorcista della diocesi di Roma. Mi sembra che questo fatto di essere esorcista possa essere qualcosa in più, senza nulla togliere ovviamente agli altri santi. Certo, a noi esorcisti rallegra moltissimo, è motivo di grande gioia, perché non potrà che produrre una maggiore conoscenza di questo ministero pastorale nella Chiesa. E il padre è stato un celebre esorcista che ha dato veramente tanto aiuto a persone provenienti non solo dall'Italia, a quanto mi risulta, ma da tutto il mondo. E certamente aveva anche dei doni particolari, certo, che Dio gli aveva offerto per il bene di tutti. E quindi noi
siamo lieti di poter Insomma, avete un nuovo partecipare. santo protettore in più, per intenderci. Ecco. Senza dubbio, senza dubbio. Vade Retro finisce qui. Un pensiero di tutta la redazione di Vade Retro, di chi aiuta e collabora con questo programma, va al caro Ivano, scomparso in modo prematuro qualche giorno fa. Ricordiamo che la nostra trasmissione continua anche ovviamente la prossima settimana, sempre sabato dalle ore 17. Grazie per essere stati con noi. Il cammino celeste inizia da Aquileia, attraversa la pianura del Friuli orientale e percorre le dolci colline del Collio, per proseguire nelle boscose ed aspre valli delle Alpi Giulie e giungere poi fino al santuario mariano di Monte Lussari. Il cammino celeste percorre soprattutto strade sterrate, viottoli di campagna e sentieri di montagna. I suoi 205 km sono mediamente percorsi in 10 giorni, con tappe di alloggio ad Aiello, Cormons, Castelmonte, Masarolis, Montemaggiore, Rifugio Ana, Prato di Resia, Dogna, Rifugio Montasio e Monte Lussari. Il cammino attraversa tra paesi e borghi ben 58 località della regione, dove si possono ammirare molte bellezze architettoniche. Case, palazzi, castelli, chiese e borghi storici immersi in una natura incontaminata e a volte selvaggia. Buon cammino! Cari amici, pace e bene a tutti. Vogliamo riprendere un discorso molto bello, molto fecondo sulle parabole raccontate da Gesù e per la seconda volta lo facciamo con il professor carissimo Pasquale Giustiniani, con la professoressa Brunella De Carlo che, come vedete, c'ha anche un berretto e una chitarra, perché durante la trasmissione ci farà sentire anche, ci darà un saggio delle sue capacità anche canore, compositrice, perché hai composto tu, è vero? Sì. No, questa non è una canzone che ho scritto io, è un canto della Comunità Maria a suo tempo. Attualmente anche la Comunità Gesù Risorto del Rinnovamento Carismatico la usa nel suo repertorio. Però tu la usi, la canti. È così pertinente a questo tema che oggi hai scelto nell'invito. Al momento opportuno ti inviteremo a parlarne. Professore, lei è professore di filosofia teoretica. Filosofia teoretica. Abbiamo già detto che c'entri poco con la... diciamo con i racconti per i bambini, no? Sembra un racconto. Basta ricordare il grande filosofo Platone, accanto ai ragionamenti, presenta i miti, i racconti, per cui non c'è filosofia che non sia piena di racconti. E tanti racconti sono pieni di filosofia, è vero? Certo. Perché i racconti di Gesù sono pieni di filosofia e di teologia. E tu, Brunella, tu racconti le parabole nella scuola? Sì, la scuola elementare, sono un'insegnante di religione nella scuola elementare, nella scuola primaria.
in un quartiere che Scampia. conoscono in tutto il mondo, un quartiere di Napoli, Scampia, che è un quartiere ma poi che è più grande di Napoli, perché non so quanti abitanti fa, pare 60.000 abitanti. Tantissimi, sicuramente, in continua espansione. Un po' malfamato, però è bellissimo dal punto di vista, non so, topografico. Io quando vado lì mi sento bene, sono dei viali molto ampi, piante. Peccato Ma poi che è la malfamato. gente ha un buon cuore. La gente ha un buon cuore, e poi ci sono mille iniziative, l'abbiamo detto l'altra volta, mille iniziative meravigliose di volontariato, molto belle veramente. Va bene, non perdiamo tempo per parlare di Gesù e delle sue parabole. Stiamo parlando, cari amici in ascolto, in modo particolare, l'abbiamo già fatto con la parabola del seminatore. Gesù ti raccontò che il seminatore esce a seminare, ma parte del seme cade lungo la strada, parte tra le pietre, parte tra le spine, parte soltanto nel terreno buono. E poi ha detto che il regno di Dio è simile anche a un seme che viene gettato nella terra e con la sua forza cresce. Il contadino non sa neanche come e perché, ma cresce. La forza della parola di Dio, che se ti penetra nel cuore te lo spacca, o fai quello che vuole Dio oppure soffri, è vero? Perché Dio ti perseguita con il suo amore. E poi infine abbiamo parlato dell'ultima parabola, perché sono tre che si susseguono, dove Gesù parla del granello di senape che è piccolissimo, è gettato nella terra, ma dopo un po' comincia a uscire fuori dalla zolla, cresce, diventa un albero e gli uccelli del cielo vanno a cinguettare tra i suoi rami. Adesso andiamo oltre e parliamo di altre due parabole che ugualmente si somigliano, quello della perla preziosa e quello del tesoro nascosto nel campo. Quello della perla preziosa dice Gesù che il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose, ma ne trova una veramente preziosa e cosa fa? Vende tutto quello che ha per comprare questa perla veramente preziosa. E l'altra invece è quella del regno dei cieli, è simile a un tesoro nascosto nel campo. Se uno trova questo tesoro, compra il campo per diventare padrone del tesoro. E ne vogliamo parlare con il professor Giustiniani e con la professoressa Brunella De Carlo in arte Bruna Girasole. Bruna Girasole, ecco. Professore, allora, bisogna essere dei cercatori, come mi pare che voglia dire la prima cosa Gesù, cercatori di perle, cercatori di tesori. Sì, non Qua solo. c'è tanto pessimismo intorno a noi che sembra che ci sia solo monnezze intorno a noi, invece sono anche le perle, come dice Gesù. Cercatori, E uno più prezioso dell'altro. cercatori anche in grado di avere un buon patrimonio che bisogna comprare. Entrambe le parabole ci dicono che il protagonista compra qualcosa per avere È la grazia di Dio, penso che sì, sia, che è sì. infinita. E no? quindi Che- bisogna avere una buona borsa di denaro, materiali nel caso dell'acquisto del campo oppure dell'acquisto della perla, oppure spirituali, che significa la ricchezza, la capacità di attingere alle proprie risorse mentali, intellettuali, culturali per acquistare. O anche rinunziare a se stessi, rinunziare alla propria vita, rinunziare per acquistare questo tesoro, che poi diremo che è il Cristo praticamente, no? Quindi allora, professore, non ci sta soltanto la monnezza intorno a noi, ma ci sono tante perle, tanti valori, è vero? E Ma il più spesso- prezioso di questi valori è Gesù, è una persona, no? Ne parleremo abbondantemente, è vero, professoressa, che è Gesù il più grande valore, la più grande perla, che vale la pena Anche di... San Paolo lo dice nella lettera ai Filippesi, no? Considerato spazzatura tutto quello che non era Gesù Cristo, no? Ecco, e quindi bisogna essere disposti a rinunziare, Gesù ha detto finanche alla vita, per conquistare Lui, che è la perla più preziosa. Non vorrei tanto fermarmi però su questo fatto della perla, vorrei andare oltre e andare al tesoro. Il tesoro forse è ancora più di una perla, è un tesoro che è nascosto in un campo. Professore, mi tolgo una difficoltà, ma Gesù poteva direttamente dire: il regno dei cieli è simile a un tesoro, bisogna trovarlo, bisogna comprarlo, no, non dice così, dice il regno dei cieli è simile a un campo dove c'è il tesoro. Allora, professore, mi sono chiesto cos'è questo campo che io devo acquistare per trovare il tesoro. E se non compro questo campo non trovo il tesoro che è Gesù. Allora io mi sono chiesto, ho pensato cosa poteva dire, cosa poteva significare Gesù con questo campo.
E la prima risposta che ho trovato, ho detto, il primo campo dove è nascosto il tesoro è proprio lui, la sua umanità. Molti hanno difficoltà ad accettare Gesù come figlio di Dio, lo accettano come uomo, no? Lo accettano come uomo, come Jesus Christ Superstar. Altri lo rifiutano, dicendo: ma è mai possibile in un uomo c'è Dio? Che un uomo sia Dio? Lo rifiutano. E invece bisogna proprio accettare questo, la teologia dal basso, cioè accettare Gesù perfetto uomo, no? Ed è perfetto Dio. Se io non riconosco Gesù come vero uomo, e ci fu un'eresia all'inizio del cristianesimo, non una, ma che dicevano che Gesù era un essere apparente. Il docetismo. Esatto, Gesù che camminava per le vie della Palestina sembrava che camminasse, sembrava un uomo, non era uomo. Chi si comportava così non diventava padrone del tesoro, del campo e quindi del tesoro che è Gesù. È esatta questa mia interpretazione. Ma io direi che lei ha colto nel segno, perché il problema di questa parabola non è quello di invogliarci a una caccia al tesoro, ecco, ma di invogliarci all'acquisto di un campo. Di un campo, dove c'è il tesoro, dove che è c'è lui. il tesoro, che è sempre lui. Figlio di Dio. Sì, è il campo e il tesoro, potremmo dire la sua terrestrità, la sua umanità è il campo. La sua divinità, che sta dentro il campo, non toglie di mezzo il campo, lo mantiene, la sua divinità. Per cui egli è un tutt'uno di campo e di tesoro. Chi ha trovato il tesoro non acquista solamente il Dio, acquista il campo in cui c'è il Dio. Quindi in questo Gesù, in quel Gesù c'è non solamente il figlio di Maria, l'essere umano, ma in quel Gesù c'è veramente il figlio di Dio eterno. E mi ricordo di quelle parole di Gesù. Gesù una volta ha detto agli ebrei: se io non fossi venuto sulla terra non avreste nessuna colpa, ma dal momento che sono venuto, se non mi riconoscete, se non mi accettate come uomo Dio, non entrerete nel regno dei cieli. Quindi, cari amici, dobbiamo accettare Gesù per quello che è. Che cosa è Gesù? Uomo perfetto, Dio perfetto. Uomo, Dio. Professoressa, è un po' difficile per i bambini della scuola elementare forse spiegare questo, sì, ma però lo possono. Ragazzi, dovete accettare Gesù. Gesù era bello, Gesù era meraviglioso, Gesù era potente, Gesù alzava il braccio e fermava i venti, alzava il braccio e fermava le acque, prendeva il pane. Io immagino il bambino che forse prima si è dispiaciuto un po' che ha dato i pani a Gesù, no? Gliel'ha torto. Sì. Io dico che Gesù è stato un po' crudele a chiedere i 5 pani al bambino, no? Ma però poi il bambino si è divertito, perché il bambino vedeva che il pane si moltiplicava e mangiavano tutti. Una cosa. Questo è Gesù, è meraviglioso, come uomo. Dici che non lo poteva neanche guardare in faccia perché era luminoso, era bello Gesù. Pensate quando si è trasfigurato sulla montagna del Tabor, fisicamente era bello, si presentava in una maniera straordinariamente bella Gesù. Perché dentro, quello era uomo Dio, è il verbo fatto carne, quindi è uomo Dio. Allora noi, riconoscendo Gesù, come diceva San Francesco, a Natale noi celebriamo Gesù uomo, ma che è anche figlio di Dio. Non possiamo fermarci all'uomo, perché in quell'uomo c'è il figlio di Dio. Non è che c'è, è il figlio di Dio. Quell'uomo lì è il figlio di Dio. E andiamo oltre, professore, e qui vorrei fare un altro passo del gigante. Sempre domandandoci che cos'è questo campo che dobbiamo acquistare, perché altrimenti perdiamo il tesoro. Per caso sia la Chiesa, quel campo, molti dicono Gesù sì, la Chiesa no, Gesù sì, i preti no. Si può fare questa operazione? No, è un'operazione indebita, perché è come se negassimo l'umanità di Gesù. Chi disprezza voi disprezza me. Sì, di fatto Gesù ha le sue terminazioni corporee. Le sue terminazioni, che vuol dire, professore? Vuol dire che le sue mani, i suoi piedi per 33 anni circa sono stati quelli lì di quell'uomo che è nato da Maria. Sì. Ma dopo i 33 siamo anni, noi. Fino agli anni nostri, fino al secolo XXI, siamo la Chiesa, il corpo di Cristo. Quindi lui continua a dare il pane agli affamati, ma attraverso di me e attraverso di te. Per cui il campo continua a predicare in Africa, in Brasile, eccetera, mandando noi. Sì. Ecco, un'antica canzone medievale ricordava: Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani per fare il suo lavoro oggi. Non ha piedi,
ai piedi di tutti quelli che vanno ad annunciarlo oggi. Quindi la continuazione fisica del corpo di Cristo è la Chiesa, che noi chiamiamo anche corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Brunella, allora tu hai fatto pure abbiamo parlato già di un canto, è vero, Sì, intonato, c'è un canto intonato molto a questo attinente a queste argomento. parabole di cui parliamo oggi. Sei quindi disposto ve a lo farcelo voglio- sentire? Sì, perché no? Dai. Sì, dai. Parlami, Signore, rispondimi a che cosa è simile il regno tuo. Io ascolterò la tua parola e l'accoglierò dentro il mio cuore, nella mia mente, essa mi insegnerà la verità. Il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, e poi va, pieno di gioia va, e vende tutto quello che ha per acquistare quel campo. Isus,